In un mondo che si preoccupa di evolversi troppo velocemente e soltanto dal punto di vista tecnologico, dove la perdita della cultura videoludica è all'ordine del giorno e l'unica cosa a contare è la forma e non la sostanza, ecco che io, Demiurgo, intervengo e combatto da quando esisto e finché vivrò, con lo scopo di ostacolare questo impoverimento generale di arte e di sapere, cercando nel mentre di conservare e tramandare la storia e l'esperienza del retro gaming in Italia. Quindi adesso tenetevi forte, perché vedrete i progetti, i contenuti e tutto ciò che di sostanzioso e interessante potrete trovare su questo tema soltanto qui nel mio canale. Ma buonasera a tutti quanti, come state? Aspettate un attimo che ho il volume troppo alto. Oh, eccoci qua. Stasera abbiamo una live davvero interessante. Parleremo di una macchina che non abbiamo ancora trattato. Intanto c'è il nostro Magnum in chat che ha già anticipato la mia presentazione. Io spero che mi si veda, si senta bene. Allora adesso non c'è la webcam ovviamente, però spero che si veda bene la live e che il volume sia giusto. Magari Magnum facci sapere nella chat, tanto che arriva un po' di gente. Allora c'è da anticipare delle cose. Questo weekend avremo... Sembra di sì? Ok. Questo weekend ci saranno tantissime cose bellissime da fare, sia per Magnum che per me, e anche per il progetto del dizionario, a cui so che anche Magnum tiene tanto, perché saremo tutti al Firenze Vintage Beat all'Astra Signa questa domenica 1 novembre dalle ore 9 di mattina inizierà l'evento. E secondo me sarà una giornata incredibile. Magnum è in ferie. Sì. Magnum è sempre impegnato anche quando è in ferie, gira sempre a destra e a sinistra tra i vari eventi, tra i vari canali. È veramente un continuo e cerca sempre di soddisfare le esigenze di tutti, perché non è una cosa facile, è un lavoro. Ci saremo. Intanto, per chi è arrivato, vedo che c'è già della gente. Magari salutate in chat, fatevi sentire, perché come sapete il Magnum è un pozzo di scienza e di passione, soprattutto per quanto riguarda i giochi più strani, oscuri, così come console, hardware e tutto il resto. Quelle che sono le cosiddette oscurità retro videoludiche, lui è veramente imbattibile. Però poi ovviamente potete fare tutte le domande che volete. Ma oggi di cosa parliamo? Parliamo di una macchina che, da quanto ho visto un po' su YouTube, ancora non se ne è parlato, ovvero il Sega Mega Drive, conosciuto da noi così in Europa. Mentre... il pozzo e il pendolo, sì, a De Allan Poe. Mentre in America era conosciuto come Sega Genesis. La macchina 16 bit della Sega, che è sicuramente la più iconica. Sicuramente la più iconica di questa compagnia, in quanto diciamo rappresenta un po' la maturità del 16 bit, della grafica 2D, anche se poi c'è da dire che col Saturn Sega ci ha picchiato forte, forse anche meglio del Mega Drive per tante cose. Però diciamo che era il periodo in cui, adesso poi il nostro Magnum ci spiegherà ancora meglio di quanto vi sto facendo io, c'era proprio la console war a livelli altissimi tra Sega e Nintendo, appunto. Mi ha stupito sapere, questo ve lo dico in confidenza privata, che questa macchina non è tra le preferite di Magnum, ma questo lo sapevo già in realtà, però perché sapevo che tra le preferite di Magnum ci sono appunto della Sega sicuramente il Dreamcast, poi c'è il GameCube, paradossalmente, anche se della Nintendo, c'è la Microsoft Xbox, poi della Sega so che piace molto il Saturn, il nostro Magnum, poi sicuramente il Master System. Però sicuramente sì, Mega Drive è una macchina molto famosa, è quella che tutti si ricordano, quella forse una delle più pubblicizzate qua da noi, almeno in Italia, con tante pubblicità veramente carine, alcune veramente imbarazzanti e cringe. Però ha fatto sicuramente la storia.
Per tante cose anch'io penso che sia un po' sopravvalutata, nel senso che in quella generazione, devo dire la verità, ho sempre preferito il Super Nintendo. Mentre per altre generazioni dopo ho preferito Sega. Occhio a cosa dici. Lo so, devo stare attento perché sennò il Magno mi picchia duro. Dai, ancora 40 secondi ci siamo, ragazzi. Così presentiamo questo ospite di stasera che... No, lo so che non si tocca. Però... Non ho mica detto che Mega Drive è meglio di Wii, eh. Se dovessi dire una roba del genere mi automanderei all'inferno da solo. Sta tranquillo, Magnu. Adesso ci siamo. No, come vi ho detto, io mi auguro che questa live vi piaccia, che la possiate trovare interessante. E poi per chi può venire ci vediamo all'evento del Firenze Vintage Beat questa domenica. Che io praticamente espongo anche io, oltre al Grande Magnum, io espongo per il progetto del dizionario dei videogiochi. Ma buonasera Igor, guarda che è arrivato qua. Però ora è il momento di iniziare, quindi diamo il benvenuto all'ospite di questa sera. Buonasera, caro Magnum CDI. E buonasera, buonasera. Mi vedete? Sono bello cristallino, pimpante. Tra l'altro ho lasciato questa camicia, la borsa che ho portato a Brusaporto e l'ho ritrovata leggermente spiegazzata. È bellissimo così. Vabbè, si stirerà via via. Certo. Esatto, tanto sono cose che capitano. Allora, buonasera, buonasera. Sono qui apposta. Ditemi se mi sentite, ovviamente. Se non mi sentite ancora meglio, così almeno insomma non vi tedio. Però appunto, no, siamo qui apposta. Eh, molto roba varia. Comunque, no, dico, siamo qui apposta per parlare appunto del Sega Mega Drive. Era diverso tempo che appunto con Demiurgo si parlava di fare appunto una diretta in cui trattavamo un po' il Sega Mega Drive e qualche titolo magari non proprio più conosciuti, perché in realtà il Mega Drive, ora comunque ci arriveremo, ha una libreria vasta e molto nutrita, molto molto nutrita, quindi è difficile scegliere dei titoli specifici, no? I grandi classici però in tanti li conosciamo, quindi magari insomma si può citare anche qualcosa di un po' più particolare, ecco. Certo. Dico bene? Dico Assolutamente bene? sì. Che dici? Intanto salutiamo anche Federico, oltre al buon Igor. Eh, che Igor vorrebbe parlare Dragon Slayer, sì sì, certo. Su Mega Drive. Vabbè, in realtà Dragon Slayer su Mega Drive c'è, Sì, sì, era lo non so. rilasciato, mi sembra, o Lo era quello so. Super Nintendo Unreleased, non mi ricordo quale dei due. Allora, se mi ricordo bene, Mega E... Drive però non l'ho mai visto né provato. Però... Aspetta, si guarda subito, guarda, sono quelle T- cose che mi incuriosiscono No, live. no, infatti. E... Togliamoci e- questo dubbio, togliamocelo. Esatto, esatto. Vediamo un po' se c'è Unreleased. Quindi se non è Unreleased qui... Sì, esatto, la versione Mega Drive è Unreleased. Quindi vedi, Eh, vedi, ha detto vedi. giusto, eccetera. Se lo sapevo prima me Esatto. lo sarei preparato, così si vedeva anche quello. Però vabbè, ormai... Vabbè, in realtà è il corrispettivo di quello per il Super Nintendo. Ok, Più o è un meno. prototipo, è un prototipo. Ok, ok, ok. È un prototipo. Il Super Nintendo è uscito, non è il gioco più bello dell'universo, non è neanche il peggiore, però... Sì. Sì, allora, E... noi oggi parliamo di... Vogliamo un po', ovviamente molto in breve, perché ho pietà del povero Magnum, che so che è impegnatissimo. Poi anche di chi ci guarda, perché comunque le live molto lunghe sono comunque toste da recuperare, quindi Esatto. non... No, poi io ho un contratto in esclusiva con Igor, appunto, Igor Stellaro, Igor Maggiorelli, È per vero, le live lunghe, quindi posso farle solo con lui. è Quindi vero, è vero, lo abbiamo deciso che quindi io posso farle solo con lui. è vero, è Quelle... vero. Esatto. Sì, sì, No, a parte le battute, no, vabbè, giustamente per non certo. esagerare, non triturarvi i cosiddetti, soprattutto se dovete recuperare poi post live, perché sai, in Eh sì. live si interagisce, si interagisce, dicevo, ora dopo bisogna prendere un po' d'acqua, se no mi si la lingua. Dicevo, si interagisce, si fanno due chiacchiere e tutto il resto, quando poi però si è solo spettatori passivi, magari troppo lungo poi alla lunga stanca, insomma. Ah, vai E chi c'è? niente. C'è Kika che ci saluta, la grande Kika Carrara. Oh, Ciao ciao Kika, Kika, ciao. ciao, buonasera.
Buonasera, Kika è mio grande amore. Mua, ciao Kika, grazie per essere passata. Tra l'altro sono stato proprio ospite Kika quando sono Sì, sì. andato, no, a cena, dico, a cena, Ah, sì, no, 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 eccetera. sono Sì, a cose cena quando sono andato a Brusaporto, esatto, esatto, è stata gentilissima e niente, insomma, quindi no, no, la ringrazio, è sempre una persona, insomma, straordinaria. Anzi, lei e Beppe appunto mi hanno ospitato proprio accanto a loro all'esposizione dove ho portato ovviamente roba conosciutissima, ovvero il CDI e il Jaguar, giustamente. E vabbè, oh, roba utile, roba utile. sei un po' imbarazzata, E, preferiva parlarne in privato di queste cose, comunque andiamo avanti. e vabbè, Vabbè, su dai, via, ma si fa per non ha dire. detto niente. Sapete che il nostro Magnum è sempre molto espansivo. Ma sì, Salutiamo anche il dio del gaming, assolutamente. buonasera, buonasera. Che si era offerto, tra l'altro, di giocare a questi giochi mentre noi parlavamo per alleggerirmi il carico. Però io ci tenevo questa live a farla con l'hardware originale. E Sì, quindi devo. assolutamente. E quindi ho tutto il mio impianto qua e non volevo emulare per dare qualcosa di diverso da quello che si vede sempre. Esatto, E esatto. comunque, Magnum è spacciato, un mirino sulle spalle. No, dai. Ah, Non veramente è- no, no, anzi, no, insomma, eravamo in tre a cena, quindi non è che ero solo io. Eh, Attenzione, quindi non mi spari nessuno. no, 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 a no, parte le assolutamente. battute, dai, è stata, insomma, no, invece No, mi guarda, fa piacere, mi fa ho piacere. apprezzato. No, Ma è bello invece perché queste occasioni, come appunto Brusaporto, permettono di, insomma, di fare conoscenza, di approfondire le conoscenze, di, insomma, di chiacchierare, insomma, insomma, permettono agli appassionati di sentirsi veramente un tutt'uno, ecco, non soltanto delle persone, diciamo, dall'altra parte dello schermo, ma proprio, infatti, poi è venuta tantissima gente, una cosa che mi ha fatto molto piacere, insomma, quindi dai, è bello, è bello, è no, bello, ma una infatti è bella per quello cosa. che anche io voglio adesso impegnarmi un po' per portare avanti il progetto del dizionario che secondo me merita tanto e merita più Sì, diffusione. assolutamente, sì, sì. E perché voglio anch'io un po' superare questa barriera perché è molto importante essere. Cioè, dal vivo è tutta un'altra cosa. C'è niente da fare. E No, quindi. assolutamente, no, no, dal vivo è tutto un altro discorso e ti ho detto, e quindi per questo appunto se qualcuno di voi domenica fosse in zona Firenze, se vi va di fare un salto appunto al Firenze Vintage Beat, noi ci saremo, insomma, sarò, eccetera. E sì, vabbè, ora a parte Igor che odia tutti, vabbè, ma quello si sapeva, quello Vabbè, quello lo ormai... sappiamo. Ciao anche Zigo. Buonasera Ciao Zigo. C'è Zico, buonasera. tanta gente. Non ho asciugamano, è solo la camicia hawaiana che tra l'altro è piena di appunto di pieghe perché l'ho ritrovata nella borsa. Mi ero scordato di tirarla fuori, anzi scusate, dimenticato, se no poi sembra troppo fiorentino. Certo. E insomma, appunto, di tirarla fuori, quindi è così. Si stirerà via via lungo la live. Vabbè, Ti chiedo l'ultima cosa prima di iniziare. Finiamo di parlare degli eventi. sì. Cosa tu esporrai al Firenze Vintage Beat? Qual è il tuo setup, il tuo arsenale? Ah, Si può. vabbè, sì, si- si può dire, sì, sì, Oh, certo, si allora, può dire anche. se non lo vuoi dire, No, no, anche niente. perché c'è scritto, no, no, anche perché c'è anche scritto sul sito del Firenze Vintage Beat, quindi, cioè, mi sembra anche normale. No, in realtà, allora, se non mi esplode niente, cosa che non è mai detta, in realtà, visti i lumi odierni che mi accompagnano, allora, porterei un computer, quindi un Pentium 3 con un Sidewinder, quindi un volante e pedaliera Microsoft Sidewinder e un joystick ovviamente Sidewinder per fare un po' di titoli vari, quindi da qualche titolo di corsa a qualche titolo diciamo un po' più diciamo simulativo, perché il tema del Vintage Beat sono proprio le simulazioni, ovviamente senza esagerare, non è che però se magari qualcuno vuole porto anche Flight Simulator 98 giusto per parlare di cose nuove eccetera, e poi porterò un Xbox. Ok. No, non devo fare spoiler, Igor. Mamma mia, Una, mamma mia. una delle E tue poi, macchine del cuore. Una delle tue esatto, macchine. e poi porterò una delle mie tre macchine preferite in assoluto, che è la prima Xbox. E voi direte, sì, simulazioni, che cosa? Eh, Eh, una roba che ho visto che veramente è una figata pazzesca ed è una cosa unica, penso, per quella macchina. Esatto, no, tra l'altro questa cosa, senza fare troppi spoiler,
No, aspetta, mi sto piegando la parte sbagliata di qua. La vedete qui proprio puntata, ecco, e al di là del letto è in terra, è quella cosa con il davanti rosso, si nota appena appena, ma è lì Mm. per terra pronta a partire appunto per il Firenze Vintage Beat. E che cos'è? Diciamo che è uno dei controller più grandi mai fatti, fine spoiler, Non quindi non vi diciamolo, dirò, è uno dei controlli più non grossi. diciamolo, Vabbè, è un Igor ha già detto qualcosa che si può capire, ma non andiamo avanti. Ok. Vabbè, vabbè, vabbè. E vedi come dice Zigomati Kark, la topo. Vabbè, quello vabbè, si sapeva. Eh, Sì, sì, sì. Allora, lì siamo invece, più, allora, lì siamo più in zona Livorno, però va bene lo stesso, si apprezza un sacco uguale. certo, certo. Sì, sì. Allora, dico l'ultima cosa, invece io col dizionario portiamo un retrocomputer, un Amstrad, che tra l'altro mi sono sbagliato, ho messo il CPC 484, invece è il 1000 e passa, io non lo conosco bene. Comunque è un'altra macchina, non è qui. No, 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 aspetta, 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 come? Aspetta, di CPC c'è il 464 Sì, e poi c'è 464, sì. il, Il o il 6100 o il 6128, quale dei due? 6128, mi sono sbagliato Ah, io. ecco, ecco. Guarda, perché io sull'Amstrad, da appassionato di Amstrad, attenzione perché bastono. No, Attenzione perché invece io non bastono. ne so quasi niente, devo ancora conoscerlo. E infatti hai fatto bene a dirlo. È quella lì. E io ho messo che c'è il 464, invece c'è l'altro. Vabbè, Comunque, che vabbè, non ma lo fa porto niente, io, non fa lo niente. porto io e quindi non ero consapevole, ma tanto non penso mi faranno problemi. Quello per quanto riguarda il retrocomputer. Invece per quanto riguarda gli altri hardware, porterò più che altro degli hardware arcade. Un emulato su licenza, invece un altro originale, tra cui una Super Gun. Però non voglio spoilerare neanche troppo. E Ok. basta. Detto questo, comunque ho visto che tra gli espositori c'è veramente di tutto. Quindi secondo me Sì, sì. chi vuol venire si divertirà, troverà tanta roba interessante, un po' variegata. E secondo me siamo circa 26 espositori, forse un pochino di più, però insomma, secondo Vabbè, insomma, me. comunque. Sì, Secondo sì. me. Poi, tra l'altro, mi hanno detto che quest'anno ci sarà anche il riscaldamento, che non è una cosa da poco. Ma io spero perché di solito, insomma, ai tempi, ora, non tanto per il pubblico quanto per noi espositori, insomma, a seconda delle varie, diciamo, stagioni, delle varie location, insomma, c'è stato qualche problema. Ora, quest'anno siamo in una location nuova, appunto, che è la scuola elementare a Strassigna, appunto, in provincia di Firenze, quindi vediamo se la situazione è più tranquilla, se è più stabile, insomma, si guarda, si guarda. Sì, io cercherò di fare una piccola live durante l'evento o un piccolo video così anche per chi non può venire c'è qualcosina. Tanto so che lo fai anche Ma... sempre te, quindi, mm. quindi insomma va bene. Detto questo, Infatti, andiamo guarda, avanti. mi dispiace infatti che Kiha non possa venire perché insomma sarebbe stata un'altra ottima occasione veramente per fare due chiacchiere e anche far vedere un po' di macchine strambe. Però vabbè, oh, vabbè, sarà per la prossima volta, dai. Certo, tanto Tanto ci sono insomma. tanti eventi, quindi per E a fortuna. voglia, no, gli eventi non mancano, non mancano. Ora, io non posso ovviamente farne mille perché No, insomma, quello neanche insomma, io, quello però, neanche io. però Faccio- cerco, però cerco, insomma, te però so che ne cerco. fai tanti comunque, io adesso se riesco ad arrivare a farne 7-8 all'anno per me è già tanto. No, Proviamo. poi ora, no, poi tra l'altro, a parte gli impegni e tutto il resto, poi ora c'è anche il fatto che comunque, visto che mi sono lanciato in questa avventura alla fine, appunto, diciamo, da solista su YouTube, è bene che, insomma, che Eh mi ci beh, dedichi un po', quindi c'è anche quello, insomma, sì, chiaramente sì. sì, Sì, sai questa cosa di YouTube, ovviamente. C'hai il fatto del regista, c'hai tante cose, quindi sì, tenere tutto esatto, esatto. insieme No, non è facile, no, la quindi. cosa migliore, diciamo, sarebbe riuscire ad avere qualche entrata decente in senso generale, ma quello è un'altra storia. Lo so. Quando, diciamo, il mio alter ego di tutti i giorni ha scelto di fare il videomaker, insomma, lo ha scelto probabilmente nel decennio sbagliato, ma succede, sono cose che capitano, quindi fa niente, fa niente, fa niente. Ah, si va avanti. Come dico io, bisogna sbatterci la testa contro e provare. Poi magari, chissà, una volta andrà bene, se no, amen, ci si dirigerà verso alto. Una volta che uno ci ha provato, è così. Però è meglio provarci che non provarci, secondo me. Se uno può.
ovviamente. No, Allora, infatti Igor dice che è troppo lontano, certo, sì, sì, va bene Igor, va bene. Igor è troppo lontano, sì, sì, ok. ci crediamo, ci crediamo, Igor, ci No, crediamo. vabbè, non è colpa mia se sta sull'Himalaya, d'altronde, non è che... Comunque, a parte Allora, le battute, siamo qua e si parla di Mega Drive. Ovviamente, per tanti, è la console più conosciuta fatta... questa sera, ecco, decidiamo una linea guida. Come diciamo? Diciamo, come c'è scritto lì dietro, cioè... Aspetta, col pollice lì, ecco. lì. Esatto. Sega o No, no, Siga? diciamo Sega Decidiamo. perché Sega è il nome. Diciamo Sega. È una Vabbè, no, io sigla, sai, io... è una sigla, quindi diciamo Esatto, no, Sega. io ho sempre detto all'italiana, come veniva appunto chiamata nelle nostre pubblicità, a volte anche un po' trash, con il buon Jerry Calà e compagnia bella, e vari calciatori oggi diventati allenatori o totalmente scomparsi dalle scene, però appunto ai tempi appunto loro dicevano Siga ovviamente, ma il nome vero sarebbe Sega, come dicono anche nel logo quando parte. No, no, diciamo Quindi Sega. Diciamo Sega. diciamo Sega, quindi Service ok. game sarebbe, quindi andiamo così. Vabbè, quindi Sega, a posto. Beh, no, questo è doveroso perché a volte con Igor mi incastro, quindi a No. volte di una cosa, a volte un'altra, ma a volte anche da solo, cioè è così. E faccio a pugni con me stesso, così, capito? E niente, e quindi appunto, e quindi nulla. Adesso direi di cominciare in breve a parlare un attimino del Mega Drive. Sì, 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 Mm. assolutamente. Beh, c'è da dire che no, ci siamo stati su sta cosa. Tu ovviamente ce l'hai un Mega Drive, eh? Puoi già farlo Sì, ce vedere l'ho, qualcosa? sì, sì. Ah, vabbè, sì, vabbè, quello si fa anche veloce. Io purtroppo ce l'ho già attaccato. Attenzione, 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 non c'è trucco, non c'è inganno. è il mio stesso Ah, modello? Sì, è il mio stesso eh. modello. Ok. Il Mega Drive arriva senza affanno. E faccio anche la rima. Comunque, allora, questo è il Mega Drive, il primo modello, la primissima versione, con scritto sopra 16 bit, bello chiaro. Qui è iniziata anche la famosa guerra commerciale dei bit, Sì? che è una cosa che, ripetiamo ancora una volta, non serve assolutamente a niente oggi col senso moderno, però all'epoca ovviamente, insomma, diciamo, caratterizzò la console war e non solo. Qui c'è scritto addirittura anche, non so se si legge, c'è scritto High Definition Graphics Certo. and stereo sound, quindi grafica in alta definizione per l'epoca si intende, e audio stereo. In realtà stereo su questo modello sì, però non in modo comune, poi ve lo spiego. Sì, Allora, è vero, esatto, questa è una cosa importante. esatto, vabbè, questa è una cosa extra. Così, allora, quindi il Mega Drive è uscito il 29 ottobre del 1988 in Giappone, va bene? Poi è arrivato nell'89 in America e da noi nel settembre del 1990, quindi ben quasi 2 anni dopo. E è una macchina che appunto è rimasta la più iconica, la più famosa di Sega. Quindi questo non vuol dire che a me non piaccia, anzi io lo adoro. È stata tra l'altro una delle prime console che ho recuperato proprio io, però ovviamente in epoca estremamente tarda, si parla del 2001 più o meno, e devo dire che praticamente quasi nessuno dei miei amici lo aveva nella mia zona, almeno i miei amici, si intende, quindi è un campione molto basso di presenza. Solo uno lo aveva, ma già quando ci conoscemmo lo usava veramente il giusto. E come dicevo appunto, è uscita quindi è arrivata da noi nel settembre del 1990 e si è rivelata grazie a tantissimi investimenti e a persone particolarmente illuminate che si sono succedute poi alla direzione di Sega of America, insomma, ma anche un po' tutto il reparto occidentale, si è rivelato un successo enorme sia in Europa che in America, ribaltando in America una situazione di nettissimo svantaggio che Sega aveva con Nintendo, ovviamente ai tempi del Master System e del NES, insomma, quindi del Master System, che era la console precedente, che aveva un mercato molto ridotto, quasi all'osso, rispetto al NES, che lì andava proprio come le Ah, schioppettate. In sì. Europa,
In Europa il Master System avrebbe trovato un suo mercato, sarebbe stata una lotta molto più interessante, nel resto del mondo no. Il Mega Drive appunto nasce proprio dall'insuccesso commerciale in Giappone e in America del Master System. Sì. Per questo motivo Sega lo lancia molto velocemente, perché ricordiamo Sega sempre regina delle sale giochi, ma sul settore casalingo ha fatto fatica parecchio in tante occasioni. E il Mega Vero. Drive, questo magari qualcuno di voi rimarrà sorpreso, nonostante gli sforzi, si è rivelato un enorme successo, come dicevo, in Europa e in America, ma in compenso è stato un flop pazzesco in Giappone. Questo Sì. magari tanti non lo sanno. Nonostante sia la console più famosa fatta da Sega, la più venduta anche, eccetera, rimane il fatto che in Giappone la compagnia non è riuscita a dargli quella spinta che invece, per esempio, Nintendo ha fatto. In Giappone si sarebbero ribaltate le parti, l'unico paese tra l'altro al mondo più o meno, con il Sega Saturn, con il Sega Saturn, quindi la console Vero. dopo. È l'unica console Sega che ha avuto successo in Giappone, il Saturn. Ma il povero Mega Drive in Giappone, nada. Quindi vabbè, esce presto e inizialmente diciamo diventa il recipiente naturale per l'arrivo di conversioni di titoli famosi in sala giochi e quant'altro. Poi piano piano costruirà una sua solidissima, costruirà all'inglese, ma sì, ma chi se ne frega. Costruirà, sì, uè, perché noi siamo molto così aristocratici. Comunque, no, dicevo, vabbè, così. Sì. Ragazzi, è così, Ci Magnum è così. sta, Poi ci quando sta. sono, no, poi quando sono stanco sono particolarmente, diciamo, portato a fare queste uscite, quindi non ci fate caso. Anche perché E non pensavo di essere l'unico a soffrire di insonnia in sti giorni, ma poi mi arrivano i tuoi messaggi tipo alle 3 di notte. no, ma quella è la vita di fa il videomaker, sì. È Solo che vero. in questi giorni faccio due cose diverse, quindi sia il videomaker che le proiezioni No, no, alle scuole, infatti. quindi dormo ancora meno del solito, quindi sono ormai in uno stato allucinatorio costante. E no, scherzo. E niente, ora aspetta, leggo la chat. Oh, Vai, vai. ciao Zigo, scusa, ho letto Ah, che no, stava no, l'ho andando. già salutato anche a nome tuo, Ah, ok, quindi... perfetto, perfetto. E niente. E quindi niente, quindi che cosa succede appunto? Dicevo, quindi il Mega Drive, però appunto in Giappone, sì, in America e in Europa avrà comunque un grande successo. Quindi questo è il primo modello, come vedete ha due porte qua, una e due per il pad, ha una porta qua per le cuffie, attenzione, ha un jack per le cuffie. Va bene, con il tasto, con il volume, eccolo qua. Ole, uno, giù, su, giù. Non c'è trucco, non c'è Eh inganno. no, eh no. Un reset e il pulsante ovviamente on off, e questo è chiaro. Che il E mio cigola un po', il pulsante. vabbè, Va un po' e poi ingrassato, dietro, secondo me, va un po' sì, ingrassato. poi dietro ha una porta di collegamento extra, che non mi ricordo a cosa diavolo serve in realtà. L'alimentazione, antenna e il connettore per il cavo video, ovviamente per l'ingresso composito, eccetera, eccetera. È lo stesso cavo, tra l'altro, che aveva il Master System. Il Vero? Master System modello 1 è lo stesso identico cavo, solo che questo cavo esce in mono, quindi Sì. esce composito, cioè quindi esce il composito e il mono, non esce in stereo. Ma qui dice stereo, quindi c'è una fregatura? No, in realtà dalle cuffie, dalla porta cuffie esce effettivamente in stereo. Quindi volendo si può attaccare un mini jack qui e Mhm. uscire in stereo poi sul televisore e quant'altro. Quindi sì, un po' più difficile, E- però e- insomma si può fare. Quindi Infatti questa io uso l'RGB, c'ho quella presa lì dietro, e, c'ho lo scavo scarto e RGB, c'ho quello per il primo modello che ha un'uscita, c'ha il jack che esce dal cavo e va davanti e va a intercettare l'audio stereo. ecco, vedi, appunto, appunto. Quindi questo già è una cosa, questa già è una cosa importante. E ovviamente queste cose saranno leggermente cambiate, come un sacco, come anche un po' di, diciamo di caratteristiche extra nella circuiteria e quant'altro, con il secondo modello che invece è questo, molto più compatto. Questo appunto è, come si vede, più piccolino, più compatto. Questo avrà proprio, diciamo, perderà la porta cuffie, quindi non
c'è più. Dov'è? Dov'è? Non c'è. Non c'è. Non c'è più. No, Non è c'è solo più, ma mono. sì, e neanche quella porta di espansione extra. Ma in Che, realtà. che Igor ci dice che non è mai stata utilizzata per scopi commerciali ed è stata subito rimossa. Quella porta lì. Ah, ecco, vedi, quindi sono contento. Quindi ce l'ho io e a me rimane, sono felicissimo. E qui invece, appunto, però uscirà stereo. Ovviamente, poi ogni Mega Drive ha un segreto, il segreto di Pulcinella, cioè, ovvero qua sul lato destro si apre perché c'è diciamo, un connettore che adesso non si apre perché se no, figurati, se poteva rendermi le cose facili, Sì, eccolo lì. è un po' duretto, sì. Eccolo, e togliendo questo protettore, ecco qua, c'è una circuiteria che esce perché era pensata fin da subito per essere utilizzata con qualche espansione. Per un certo periodo, visto che c'è anche Igor qui connesso con noi, Sega aveva pensato a collegarlo con un lettore Laserdisc. Poi la cosa si era rivelata economicamente infattibile e quindi tutto era tornato indietro. Ovviamente qui poi verrà attaccato la famosa espansione Mega CD Mhm. o Sega CD in America che poi tratteremo noi a parte eventualmente. Sì, Quindi non. l'ho detto che se riusciamo, fra qualche mesetto, porteremo poi anche il Mega CD e il 32X. In Esatto, live a esatto. parte, però. In live a Esatto, parte. tanto poi ne parlerò anche col buon Igor, chiaramente perché queste sono macchine che mi interessano un sacco. E c'era anche il Mega Drive 1, quella cosa lì. Ovviamente non l'ho ancora detto, il Mega Drive 1 in America si chiama Genesis per alcuni problemi col nome, eccetera. Quindi in America si chiama Genesis, quindi questo almeno lo sapete già. Quindi Sega Genesis. E niente, appunto, E come poi dicevo, marketing. dico l'ultima Mm? cosa, il Mega Drive 2 poi è un po' una cost reduction del primo. E, Sì, e sì. infatti non ha neanche l'uscita RGB, c'ha soltanto composito, Sì, credo. Non so, non credo S-Video, però non mi ricordo. Comunque l'RGB non ce l'ha. no, ma l'S-Video non credo ce l'avesse neanche il No, primo. no. Mi pare di no. No, comunque non ha Comunque sono. l'RGB, si può fare con una mod ripristinarlo, però è una cosa a parte, ecco, non ce l'ha di Esatto. standard, diciamo. Ok. Come cantava qualcuno, come si chiama quello che era soprannominato il cantastorie. Branduardi si può fare, Sì, sì. eccetera, esatto, quello. Quindi effettivamente si può fare. Ecco, se c'è una cosa Eh, però, se c'è una cosa però che puoi fare, che io voglio che tu fai, ti consento di farlo, invece il buon Igor no, è cantare. Da me puoi farlo tranquillamente. Ok, va bene, va bene. Intanto ringrazio Igor diciamo, per i commenti e appunto l'approfondimento Sì. sull'external. Ah, è vero, sì, è vero. Ah, ecco, questo non me lo ricordavo. In Giappone, è vero, la porta external sul primo modello fu utilizzata per il modem, cosa ovviamente sconosciutissima da noi, quindi non è mai arrivata chiaramente da noi. In America ci fu un servizio la TV via Cavo, vabbè, in fiorentino via Cavo, chiamata Siga Channel, però quella è un'altra storia ancora. Però appunto è vero, il modem in Giappone si attaccava all'external, è vero, questo non me lo ricordavo, grazie Igor. Vedi, Igor ragazzi è una fucina di informazioni eccezionale sempre. E che si diceva appunto? E ci No, siete ancora? sì, sì, siamo in sette adesso che ci stanno guardando. Oh, salve a tutti i nuovi arrivati o a chi è Sì, andato via e che non si tornato. sono ancora presentati tutti, man No, mano... no, no, se avete voglia di fare domande, chiedere, insultare, fate pure. No, Si può fare, si no. può prendere, insultare, ecco, potete fare quello che volete. Comunque, L'importante è che magari presentatevi per chi è arrivato adesso, che magari, insomma, scrivete no, qualcosa in chat. Se vabbè, se vi volete, fa però. piacere, sì, Sì, no, no, certo, certo, chiaro. certo, certo. E che Ok. si diceva appunto? Parlavi del marketing, a livello marketing, sai. Esatto, perché il Mega Drive o Genesis ha avuto tanto successo in America, soprattutto che era il terreno di scontro principale, visto che, come abbiamo detto, in Giappone è andata molto male. Perché ci sono state delle tattiche molto aggressive, pubblicità bella tosta, come ad esempio quella che in realtà fu pensata già prima e realizzata prima dell'arrivo poi del santo leggendario Tom Kalinske, che poi sarà colui che
guiderà verso il trionfo il Mega Drive in America, però appunto già prima nuove pubblicità. Ringraziamo Alessandro Traversa, benvenuto sul canale, si è appena iscritto. Vedi il magno Ciao, cosa ti ciao permette di Alessandro. fare? Scusa l'interruzione. Vedi, vabbè, oh, Benvenuto io... Alessandro, andiamo Vabbè, avanti. oh, vabbè. Scusate, Ultimamente... ogni tanto ti dovrò interrompere se succede qualcosa. No, 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 ma va bene. Poi ultimamente faccio anche effettivamente poche live. Prima appunto ne facevamo spessissimo con Igor, poi ha avuto qualche inciampo, Mm. diciamo, vario Igor, e quindi ho detto, vabbè, aspettiamo. Quindi effettivamente ultimamente in live mi si vede un po' meno. Mi si sente in podcast, quindi se mi volete sentire spesso sono su Game Revs, che è diciamo un canale tutto dedicato al gaming, dove io parlo ovviamente di roba varia, ma anche di insomma di cose interessanti. Ora, per esempio, abbiamo fatto la storia di From Software in 2 puntate, Sì, quindi Game Revs, mi raccomando, e trovate Magnum che parla appunto di roba varia, sì, anche lì. lo scrivo io in chat. Sì, vai, ok. Anzi, magari E metto che... anche il link, magari, dai. Sì, sì, come vuoi. Allora, sono centrati? Sì, 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 tranquillo. Tranquillissimo. Comunque Ah, volevo dire che nella seconda dunque, sì. parte della live, non abbiamo detto, analizzeremo circa una ventina di titoli. Sì, qualche gioco un po' così per ora appunto finiamo un attimino di parlare del Mega Drive e poi arriviamo al succo che sono un po' di giochi. Perché Certo. che cos'è una console senza giochi? È il Pippin. Quindi vogliamo fare come il Pippin? No, allora iniziamo a parlare poi dei giochi. Eh Quindi si sì. diceva, quindi grazie a marketing molto aggressivo, la famosa sigla Genesis does what Nintendo don't, Genesis does, eccetera, si Eh, chiamava. E il coinvolgimento, tra l'altro, di star del mondo dello sport, della musica, come ad esempio Michael Jackson, ovviamente è stato uno dei più grandi testimonial di Sega di quel periodo. Insomma, tutta una serie di scelte molto molto azzeccate, unite poi all'arrivo di Tom Kalinske che scusami, arriva dalla scusami, Mattel. scusami. Igor Stellar si è iscritto. Adesso devo fermare un attimo. Come Igor. Costella Ah sei no, 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 iscritto? aspetta. No, adesso questo Igor. Cioè, tu ti sei iscritto adesso al mio canale. Oh, ma, Cioè, non ho capito. Sei qua ma, con ma- me. Cioè, io non ho capito. o probabilmente magari ha fatto qualche cavolata e si è disiscritto per sbaglio, chi lo sa. Comunque, L'ha fatto soltanto per avere la musichina. Si è tolto e si è ah, rimesso. vabbè, mitico, mitico, quindi vedi, Grande grande io. Igor. No, no, cioè, mi Vedi. stava venendo un infarto. Andiamo avanti, Adesso scusami. guarda, adesso mi disiscrivo io, guarda, così in live, perché così, va bene. Va bene, E va che si bene. diceva? Vabbè, no, era per ridere. Sì, sì. E insomma, che si diceva appunto? Quindi poi l'arrivo di Tom Kalinske che arriva dalla Mattel, dove ha rilanciato il brand totalmente morente di Barbie, perché noi oggi si parla tanto di Barbie, eccetera, eccetera, ma effettivamente all'inizio degli anni 80 era un brand praticamente quasi morto, ma dopo il suo arrivo è stato rivitalizzato tantissimo e rilanciato con grande successo, nonché anche tra i vari brand che sono nati sotto di lui in Mattel, che ne so, i Master of the Universe, quindi i Man, è Molto nato lì, bello, ecco, molto bello. è nato grazie a lui, cioè i giocattoli, quindi la serie animata poi arriva dopo, ma i giocattoli sono nati grazie a lui, cioè, quindi insomma, serie di cose, è sempre stato un imprenditore di grande successo, è arrivato a Sega, si è impegnato tantissimo in contatti, in cose. Purtroppo si è dovuto scontrare fin da subito con la miopia totale della sezione giapponese. Questa è una cosa che va detta. La sezione americana di Sega e quella giapponese non andavano per niente d'accordo, soprattutto sul settore casalingo. Assolutamente. Sega of Japan diventerà gelosissima del successo enorme del Mega Drive barra Genesis in America, negli Stati Uniti, diventerà gelosissima e quindi metterà ancora più i bastoni tra le ruote poi, e questo poi causerà tanti problemi che abbiamo visto nel Vero, susseguirsi, vero. ma lasciamo fare.
questo diciamo lasciamo perdere, rimaniamo su cose pratiche. Quindi, come si diceva, uscito tra l'ottobre dell'88 in Giappone e il settembre 90 in Europa, il Mega Drive attraverserà praticamente buona parte degli anni 90, arrivando poi a lasciare gli ultimi titoli tra il 1997 e il 98, quindi molti anni dopo poi l'arrivo delle macchine, insomma, insomma, che lo hanno succeduto. Ti devo interrompere ancora. E dai, è la seconda volta. Qui qualcuno si sta divertendo. Viper, utente abbonato da 15 mesi, è venuto adesso che si è abbonato di nuovo. Si è disabbonato ed abbonato soltanto per mettere il pop-up col casino di io che faccio delle stupidate. Vabbè, Igor, va bene, va va bene, bene. ci sta, è Quando giusto. c'è Magnum succede il delirio. Ma io sono contento Esatto, così. ma si può fare tutto, si può fare tutto. E niente. Allora, io non fumo, se no mi metterei a fumare per fare ancora più figura, ma non fumo, No. lascio queste cose a chi lo fa in live, io purtroppo non lo fo. Va bene. Dicevo, tornando a noi, allora, abbiamo, giusto per far vedere un attimo, Mhm. poi si passa al resto, Certo. parlando di pad, abbiamo il pad standard che è questo, insomma è piuttosto iconico, su alcuni ha il tasto start è rosso, su altri è bianco, vabbè. Comunque sono tre Mhm. tasti e la croce. È un pad iconico che in un modo o nell'altro abbiamo visto tutti. Ok? Perfetto. Certo. Sega poi commercializzerà tante altre cose, un arcade stick che ahimè ancora non ho, quindi quello non ve lo posso far vedere, e il pad a 6 tasti che farà apposta per i picchiaduro, nello specifico poi tra i vari anche Super Street Fighter 2, come la Championship Edition mi pare, giusto? Mhm. Come si chiama la versione per Mega Drive? C'è un attimo di vuoto, vabbè, comunque quella lì, eccetera. E altri picchiaduro, va bene, o titoli che lo utilizzano, quindi eccetera. Quindi questo era giusto per fare un accennino anche ai sistemi di controllo. Sì, Eh, ovvia- io qua con me ho quello a 6 tasti, però ti volevo chiedere subito una cosa, che è quello che ho scritto eh, dopo. Anche qua, vero, c'è uno col tasto start blu e uno col tasto start rosso. sì, io credo dipenda dalle regioni o dai modelli. Io Eh, ce l'ho uno blu che si vede forse qua, quello a 6 tasti col tasto blu, e invece quello che uso poi per giocare, che ho già collegato, è identico, però è col tasto rosso. Esatto, esatto. Io appunto, io ho soltanto un pad a 6 tasti, infatti ne devo cercare un altro, però Eh, ho tantissimi pad a 3 tasti che tra l'altro utilizzo anche con diversi computer storici, come ad esempio l'Amiga. Io uso sempre il pad Mega Drive su Amiga perché mi ci trovo meglio che a usare qualche joystick o altre cose. Poi dipende dai titoli, ma generalmente funziona molto meglio quello. io invece E ne ho due a 6 tasti, non ho quello a 3. Vabbè. ecco, vedi, male, malissimo, male, malissimo. No, Però dico l'ultima ah, cosa, ho questo mhm, che è un controller moderno molto bello secondo me, che è il Brawler Gen della Retro Fighters, ok. che magari adesso lo vedi E nella live, che è aspetta, aspetta. lo vedrai fra Eh, poco. Vediamo se ce la fa, se ce la fa. Eccolo, sì, sto vedendo. È adatto, è un 2 in 1, Bello. c'ha due uscite, va bene sia È un per po' troppo moderno, però, che è tutto sto modernume qui? perché va Questo... bene, ha due connettori, va bene sia su Mega Drive che su Saturn, è un pad 2 in 1 Ok, praticamente, ha due ok, connettori. ok. Ma perché Igor si è scandalizzato perché ho detto su Amiga? Sì, io lo uso su Amiga, non succede niente, non è che... Mica si fulmina, mica il Commodore 64 e dice ma poteva arrivargli tensioni strane con il pad del Mega Drive. Io lo uso su Amiga da sempre, non è mai successo niente. Poi magari esplode, io non lo so, però insomma, non si può usare sull'Atari ST, per esempio, quindi lì Mm. no, non è compatibile proprio. Niente da fare, però per esempio su Amiga, però su Atari ST se proprio volete potete usare il pad del Master System. Senti qua stasera quante cose vengono fuori a caso, eccetera. Parlando di versioni esotiche, il Mega Drive come console ha in realtà 242.000 versioni esotiche particolarissime. Non staremo a elencarle perché sono No, veramente troppe. Dal Laser Active, che però appunto serve per tanta roba differente, dove un pack appunto è Sega
permette di leggere anche i giochi del Mega Drive giapponese o del Genesis americano, che ne so, al Genesis 3, che tra l'altro io ho, Mm. è scatolato là dietro in alto, ma c'è. Eh sì, anche quella lì E è una macchina veramente strana, eh. no, è anche fatta a costo ultra Sì, sì, ridotto sì, sì. ed è sostanzialmente inutile. Lo comprai ai tempi dall'America, me lo lanciarono letteralmente dietro nella scatola, perché effettivamente, vabbè, è com'è. Però è una cosa esotica, carina. Sì. Ci sono anche altre versioni particolarissime dal CDX barra Multimega che fa Mm. sia dal lettore Sega CD o Mega CD che Io da qua Mega Drive. mi ricordo che qua tu in una vecchia live da Igor lo mostravi con orgoglio facendo sgolosare un certo Maurizio Pistelli. Esatto, anzi guarda, se vuoi faccio sgolosare Dai, tutti, dai, tanto dai, non ti... facci sgolosare tutti per la Va seconda bene. volta. Che te mi avevi fatto morire quando hai fatto vedere quella macchina lì che è introvabile oggi, è veramente... Sì, allora, io in realtà davo la caccia anche alla versione europea ai tempi, ma già costava tantissimo, quindi poi mi arresi, ma riuscii a prendere, senza scatola ovviamente e niente, quello americano, eccolo qui, questo è il CDX. In realtà è una macchina che ha anche diversi problemi di suo di base, insomma, non è Mm. proprio il top della vita, però si può leggere i giochi del Genesis americano, in questo caso, da qua, quindi funziona effettivamente da Mega Drive e Certo. anche da lettore CD portatile. Non è molto portatile, ma funziona anche da lettore CD portatile. Un po' di quelle follie a cui Sega ci ha abituato e che, diciamo, sono anche quelle che mi hanno reso un fan, no, della follia proprio di questa azienda. No, è veramente, E veramente particolare quella macchina lì. sì, poi tra le altre cose, se vogliamo appunto concludere con che ci sei, sì, infatti non è introvabile, bastava Eh, venire a casa mia e rubarmelo, e rubarmelo. E vabbè, niente, poi ci allora... sono... Non ha niente, è meglio che lui stia zitto perché anche lui ce n'ha di roba. Sì, infatti ce n'ha di molto più rara di me, quindi Esatto, cioè, esatto. io avrò 3 pezzi rari e 2 sono rotti, quindi figurati, no. Questo no, però altri sono rotti. E niente, come potete notare, per esempio, aspettate, dito, nano, 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 qui, Eccolo lì, eccolo eccolo, là. lui, quello è il box, per esempio, dell'adattatore per i giochi del Master System, appunto per Mega Drive. Perché? Perché in realtà all'interno del Mega Drive c'è anche l'hardware del Master System. Sì. Ovviamente le cartucce sono di dimensione differente. Con quell'adattatore che non fa nient'altro se non adattare diciamo, i pin a quelli del Master System, appunto, partono tranquillamente i titoli del Master System. Quindi, se volete giocare ai giochi del Master System sul vostro Mega Drive, quello è la soluzione più adeguata. Oggi in realtà si può fare in mille altri modi perché sulle Everdrive e Ah, sì. quant'altro parte tutto, quindi va bene. Infatti Quindi io quello... sulla Everdrive, lo si vede dopo, del mio Genesis, del mio Mega Drive, c'ho anche i giochi Game Gear che girano. Sì, infatti, ecco, vedi, E vedi. Però quelli appunto Master ci sono delle System, robe quelli in più. Master System. Sì, ok. Però appunto, però è una bestemmia, basta. I giochi del Master System si giocano sul Master Sì, no, System. sono Andiamo d'accordo avanti. anch'io, sono d'accordo anch'io. Oh, no, vabbè, scherzo, scherzo. Anzi, i giochi vanno giocati dove gli pare a uno. Capito Nintendo? Uno i giochi li gioca dove gli pare. Ciao Nintendo, ciao. Mua. Comunque, andiamo avanti. Capita. Sono un Nintendaro E... medio. Ups, aspettate. Sì, esatto. No, no, ora non rifarò il Nintendo. No, aspetta, ho perso La piovrettina, la la, piovrettina. la piovrettina. Ho Ma- capito. Anzi, no, ma se io fossi un Nintendaro medio, farei così. Vediamo. Oddio. Anzi, oggi no, perché oggi Sonic, ahimè, è sdoganato anche sulle console Nintendo. Ma un tempo avrei fatto, cioè, capito? Sì, sì. Certo, certo. Esatto. Avrei fatto Viva Mario, Viva Luigi e compagnia. Ma insomma, Cioè, ritornando seri per un attimo, dicevo, su Mega Drive di periferiche ce ne sono veramente una grandissima quantità, come dicevo, dall'arcade stick a per esempio il Acer, che è un fucile, diciamo una pistola fucile sì. usata in realtà non in tantissima roba, vabbè. Però insomma c'è anche quella, Beh, un giustamente. po' come quel E bazooka del Super Nintendo, viene usato in pochi sì, giochi. come il Super Scope, Super esatto, sì, è un Scope. po'.
esatto, è un po' simile. Niente, ed è una macchina che ha dietro una quantità di storia che fa veramente paura, cioè si potrebbe stare a giornate a chiacchierare sopra, insomma, però vabbè, però insomma, non esagererò. Quindi niente, quindi come dicevo ci sono tantissime cose interessanti, se avete qualche domanda o qualche curiosità, insomma, Sì, dite abbiamo, pure. dai, siamo a 49 minuti, quindi dai, se avete qualche domandina sull'hardware, la storia, facciamola adesso, se no passiamo ai giochi. Esatto. Direi proprio così. Esatto. E quindi niente. Oh, ma Fortuna, c'è sì. Federico in là. Ciao Fede, grande, non l'avevo mica visto, perché io Sì, faccio sì, un sì. po' Andi rivieni, Ah, ok, ok, perché sennò ok. ho paura che la connessione a volte non mi Ah, regga, quindi se no, non per vi leggo. ora è tutto Sì, perfetto. sì. Igor ci ricorda che esiste anche la Game Gun dell'American Laser Games per il Mega Sì, Drive. esatto, e c'è anche la pistola, quella della Konami, no? Dovrebbe Mm. essere anche per Mega Drive, la Justifier, come si Sì, chiama? Justify, credo che si chiamasse Fire, sì, Justify. esatto. E quella purtroppo non ce l'ho nemmeno io. E niente, appunto. Invece Niente, quindi insomma, ho un vuoto un attimo, il Main Acer era... il Menester io ce l'ho ed è appunto, ed è una pistola barra fucile. Ah, ok, sì, sì, l'avevi già detto. Esatto. Sì, sì, mi C'è era una sfuggito. periferica esotica che non serve assolutamente a nulla, ma che io voglio tantissimo, che mi manca e spero un giorno di riuscire a comprarla perché purtroppo si trova solo in America ed è di una stupidità e di un'inutilità clamorosa, ma ovviamente Magnum queste cose le proprio Eh, si entusiasma ed è praticamente l'Activator. L'Activator è praticamente il Kinect 0,1 nel senso che è praticamente una barra mm, lunga che bisogna costruirsi intorno, dovrebbe essere ottagonale se non mi ricordo male, praticamente che proietta dei fasci insomma, come si dice, di infrarossi? Infrarossi? infrarossi, ecco, grazie, grazie. Dei fasci infrarossi e potete usare il vostro corpo come controller. Deve essere di una scomodità clamorosissima, ma in E quanto basta. assurdità non vedo l'ora di trovarne uno Ti giuro, e questa non l'avevo prenderlo. mai sentita. Questa è la prima Vedi? volta. Ma perché? Perché questo è Reame Magnum, sei nella Magnum Zone, capito? E niente, quindi questa è una assurdità. Ci sono alcuni titoli che sono compatibili, tra l'altro. Voglio vedere a fare un picchiaduro facile tipo Eternal Champion con quello, che risate. Però appunto, insomma, c'è questa possibilità. Quindi se siete particolarmente masochisti o sperimentalisti come il sottoscritto, potete cercare questo fantastico e fantomatico Sega Activator. Igor Quindi dice dateci. non è scomodo, non funziona e basta. No, lo dirò quando l'ho provato, Fa quindi bene, perché sì. tutti mi dicevano il Kinect non funziona. L'ho provato, Beh, in realtà a volte funziona anche bene, dipende dai giochi. Quindi in questo caso con l'Activator, che sicuramente sarà un troiaio, ma io lo voglio avere, usare e portare anche in giro a far vedere. Voglio fare le dimostrazioni, capito che risate? Ah, ah, capito? Ecco. sì. Esatto. Quindi, questo è quanto. Questo è quanto, Io, direi. io- io direi allora, come dicevo, poi il Mega Drive ha avuto due espansioni, quindi il Mega CD e il 32X, che hanno avuto una storia molto particolare a sé, che io approfondirei appunto a parte. Come ho detto, in teoria hanno continuato a uscire titoli fino al 97-98, Sì, mm, più che altro 97, sì, è stato qualcosina anche nel 98, mi pare. Però appunto nel 97 ancora uscivano titoli. È stata una console, diciamo, fortunatamente, come dicevo, particolarmente di successo. La console Sega più di successo in assoluto, se si considera che ha venduto circa 30 milioni vabbè. e rotti di unità, a cui si uniscono quelle della Majesco, più o Mhm. meno, che sono 1,5 milioni, così almeno ci dice Wikipedia, poi magari non lo sono i dati alla mano, e i 3-4 milioni di Tectoy. Quindi, insomma, è una macchina che comunque, pur non arrivando alle vendite del Super Nintendo, ovviamente, però comunque ha fatto il suo, ha fatto abbondantemente il suo.
Ma su questa macchina quanti giochi ci sono? Allora, escludendo, come dicevo, le periferiche extra, su questa macchina sono usciti ben 879 titoli, quindi è una macchina con una libreria enorme e particolarmente Assolutamente. nutrita. Assolutamente. Quindi, e per questo motivo è difficilissimo fare delle liste di titoli da consigliare e quant'altro, perché c'è una valanga di roba e non sono tanti quelli che sono riusciti a provare, non dico l'intera libreria, ma anche solo metà libreria, insomma, sarebbe già tanto. E quindi neanche No, no. sottoscritto ha provato metà libreria, penso molto meno in realtà, Eh sì. nonostante sia una macchina che mi piace, che comunque utilizzo da tanti anni. Certo. Quindi, Tanto per i- vedere questi titoli, tutti questi ci sono sempre le live chilometriche con Igor. Ci sarà tempo. esatto, esatto. Sì, ti ci voglio vedere a combattere. Esatto. Siga does what Nintendo don't, capito? Eh, Capito Nintendo? Capito? Capito? Ora purtroppo Sega vedi, non fa quando si più. farà lo Non speciale fa col più. Gore, altro che 3 ore, non basteranno 365 giorni, No, appunto. no, ma infatti io ho paura perché con Igor l'abbiamo visto appunto con il Master System, che è una macchina molto sottovalutata. Vi consiglio di recuperare le live che abbiamo fatto con Igor. È una macchina molto sottovalutata e ha in realtà una libreria molto più nutrita, soprattutto ovviamente in Europa, da noi, dove ha avuto comunque successo. Rispetto a quanto non ci si aspetterebbe, ha tanti titoli molto interessanti. E in questo caso le console con librerie particolarmente nutrite sono un casino, perché trovi sempre cose curiose, interessanti. Per esempio, ora con Igor, prima che avesse, diciamo, insomma, qualche inciampo a livello Acciacco. di salute, esatto, sì, ora non per colpa sua, ahimè, No, no. però insomma, vabbè, la lasciamo fare. Però appunto stavamo facendo la libreria del Nintendo 64, altra console un tempo molto celebrata, oggi molto molto meno, ma che in realtà ha una libreria piena di cose molto interessanti. Abbiamo fatto 2 puntate e ancora ne mancano 2, quindi vuol dire che c'è tanta roba di cui parlare. Figuriamoci una macchina con una libreria gigantesca come il Mega Drive, appunto, o Genesis. Quindi, insomma, non è facile. Io oggi, parlando con Demiurgo, ho deciso di portare qualche titolo un po' più particolare, quindi non cose per forza conosciutissime, ma anche robe un po' più particolari per stuzzicarvi e darvi il via per cercare cose anche un po' più alternative, perché mi sembra giusto e doveroso insomma Assolutamente. fare questa cosa. Tra l'altro mi sembra di notare che ho il lato sinistro della barbetta qui più lungo del destro, molto bene. Beh, mi Dettagli, sono tagliato dettagli, benissimo, va bene, uguale, uguale, tanto Magnum dettagli. va così Tanto, all'avventura. tanto Kika ti invita comunque a cena. Grazie Kika, grazie, sono un tesoro. Non so se c'è ancora, ma comunque grazie. Comunque Dia Grazie, del grazie. Gaming ha già indovinato uno, cioè Comic Zone, ma è Allora, anche lui. Alex Kidd no, perché Alex Kidd, la versione per cioè il gioco per Mega Drive di Alex Kidd non mi piace proprio. Quindi quello no, quello È più mi bello quello per Master dispiace. System, è più bello. I vari per Master System, almeno due del Mm, Master System, che tra l'altro abbiamo trattato con Igor, ovvero ovviamente Alex Kidd in Miracle World e soprattutto Alex Kidd in Shinobi World, mi piacciono molto di più. Quello per Mega Drive non mi piace effettivamente, però se a lui piace bene, nel No, no, senso, infatti, e io poi sono contento, cioè, anche anzi. Il Viper ha anticipato Quackshot, infatti quello lo vediamo. Esatto, esatto. Guardate, ce n'è una quantità immensa, quindi come ho detto sono tantissimi, quindi è anche difficile scegliere. No, no, Io infatti. appunto ne ho buttati giù, assolutamente c'è un Contra degno, c'è un Castlevania super degno, ce ne sono tanti, Sì, e quindi è contra difficile. Hard Cops, che è difficilissimo. Io ho Hard provato a... Corps, sì, da noi ovviamente si chiama Robotector e ci sono i robot, tanto per cambiare, Invece però appunto sì, Castlevania si chiamava... Aspetta, non mi viene. Bloodlines. Bloodlines. È Bello, vero. bello, bello, bello. Sì, sì, bello. Bellissimo. Che tra l'altro è un po' E diverso come genere, no? Dagli altri sì, Castlevania. Un no, pochino. è più sulla falsariga dei classici. Sì, non è, diciamo, cioè, non è un Metroidvania moderno, ecco. Assolutamente no, era proprio un action Mm. proprio a scorrimento classico, come i precedenti, ecco. Ha un feeling un po' più particolare rispetto agli altri Castlevania del periodo, ma comunque rientra in quel filone, sì. E niente. Dai, allora Niente, insomma,
Iniziamo, Vai, cosa dici? buttiamoci, esatto, buttiamo un po' di roba, vai, fai pure Allora, te, mettili te, via cambiamo... via, anche perché io la lista ora No, no, ma l'ho scritta tranquillo. sul telefono, Ho quindi messo nella Everdrive soltanto i titoli praticamente che mi hai detto te, quindi non ci perdiamo. va bene, Per perfetto. comodità. Allora, facciamo questo bel cambio di transizione, andiamo sul nostro tubo catodico ed eccoci qua. Adesso magari ci metterei un... Assolutamente, esatto. Sicuramente avrò messo Wayne's World, no scherzo perché è un gioco orrendo. Quello ovviamente Wayne's World è un film famosissimo che ha lanciato la carriera cinematografica di Mike Myers e come tutti i film all'epoca aveva un adattamento anche videoludico e fa schifo, quindi quello no. Ecco, vai per E- Restart, Restart ce l'abbiamo. E poi Igor ti Esatto. chiede, Magnum, comprati il controller dei Game Handler GS per Mega Drive e poi vediamo. E Game Handler GS, fai vedere qual è che sono curioso. Vediamo, vediamo. Vediamo, Però vediamo. è terze parti, sì, vediamo che cos'è. Che cacchio è? Che è sto osso? Fai vedere. Cos'è? Intanto volevo soltanto dirvi che vedrete un pochino tagliata l'immagine perché purtroppo il formato di questo tubo catodico di questo overlay non me lo consente di metterla piena, però Mhm. insomma. Quando l'hai visto, dimmi com'è quando l'hai visto quel controller. Ah, sì, se mi apre l'immagine perché Sta- sta- stasera mi... Va male. Aspetta, eh. Sì, mi sembra un po' rallentato. Che Che co- è? Non lo so, io non l'ho mai Mamma mia. sentito. Che cos'è? Ma è veramente strambo. Ah, è un motion control stick. Perfetto, lo cerco. Va bene, quindi farà Igor. sicuramente schifo, lo cerco. Grazie Igor, questo non lo conoscevo, ora Eh, lo, diventerà subito... L'ho fatto del gaming, ma purtroppo se lo regolo di più, dopo si vede lo sfondo dietro perché non coincide con i bordi del catodico. Comunque va bene così. Guarda che cosa strana, penso ne abbiano venduti due, credo, infatti credo sia Mamma anche mia, raro. mamma mia. Mai sentito nominare, ma adesso lo voglio. Non è bello come l'Activator, che è Beh, una... vabbè. Ah, Però vabbè. c'è anche Alessandro Traversa, che salutiamo. Oh, ciao Alessandro, buonasera, buonasera. Avete... no, quello adesso... Boogerman, lo so, Boogerman lo conosco bene, però ho detto, vabbè, dai, non portiamo per forza Rutti e Peti in live, però sì, è un platform che ha fatto ridere tanti ragazzi e bambini all'epoca. Sì, praticamente il nostro eroe, diciamo, utilizza varie funzioni corporali insomma, per sconfiggere i nemici, molto carino. Molto carino. Si potrebbe, insomma, approfondire in futuro, esatto, sì. Va bene, niente. Allora, qua siamo sul Pulseman, sì. Adesso però non anticipate troppo. Story of Thor, sì, 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 ragazzi, state un po' indovinando. Bravo Fede, State indovinando. mi piace, vedete, siamo già su questa cosa. Guarda, Plock ci ho pensato, poi ho detto, vabbè, ovviamente non è molto conosciuto, però è molto carino. A me piace molto anche Pugsy, per esempio. Beh, No, sì. insomma, vabbè, però ho detto, però è proprio questo il problema, che c'è troppa roba, troppa roba. No, ma aspetta, Ovviamente, aspetta, Magnum, ma Plock c'è sul Mega Drive? sì, mi pare di sì. Ah, io pensavo fosse C'è, solo su c'è- Super Nintendo. mi sembra sia Ah, anche su Mega Drive, se non non lo so. sono O è impazzito. il dio del gaming che ci sta prendendo in No, giro? Secondo aspetta. me no, però potrai No, no, sbagliarmi. forse no, sai, Ah, forse sono ecco, proprio ecco, ok. rincoglionito. No, Dio, no, dio del scusate. gaming, ci vuoi fregare? Ah, mi stavi trollando. No, Ci sta effettivamente no, è vero. No, lo confondevo proprio Sì. con Pugsy, vedi? Ho fatto casino io, Infatti. no. No, è vero, Block c'è solo Super Nintendo, hai perfettamente ragione. Ok. Scusate, No, 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 ma errore mio. figurati, figurati. A me il dio del gaming non mi trolla. Sì, c'era anche il Re Leone, abbastanza un po' C'è difficile. anche il Re Leone che è molto bello. Sì. Io, per esempio, sono fan di Aladdin, veramente molto bello Bello, su Mega bello, Drive. bello. E il Re Leone non mi è mai piaciuto. Eh, L'ho giocato sia su PC, dove l'ho visto per la prima volta, che su Mega Drive. E ho giocato anche la versione remake, diciamo, per il Master System, ma non mi piace da nessuna parte. Se non a livello estetico, eccetera, che è molto bello. sì. Allora, usiamo il pad a 6 tasti. Siamo sul Mega Drive originale, l'Everdrive. Io qua, come vi ho detto, posso far andare anche i giochi 32X, se ci attacchi ovviamente la DON. Game Gear, Mega CD, invece Mega CD vanno, ma questi sono per altre live. C'è qualche Homebrew, ma non ne parliamo oggi. Andiamo sui giochi di Mega Drive. Allora, con quale iniziamo, Fede?
Comunque è vero, Fede, dice, Magno, non Fede, cosa è sto uguale, dicendo? uguale. Comunque no, comunque hai ragione, lo stavano portando su Mega Drive. Poi Eh, purtroppo non è successo, però stavo leggendo ora che effettivamente lo stavano portando, eh. quindi non è una cosa così sbagliata. Allora, Allora, da cosa vuoi iniziare beh, di questi titoli? io partirei subito con un titolo che... Va bene, dai, partiamo subito con Ristar, dai, si parte bene, dai, Andiamo con Resta. Va Partiamo con bene. Ristar. Andiamo con No, Rista. no, Pinocchio, Dio del gaming è un'altra cosa ed è un gioco italiano, però lasciamo fare. Come anche The Sex Files è un'altra roba. Sì, Sempre è italiano. Virtual Inseminator, esatto, sì, sì. Ci siamo passati tutti, tutto ok. Sì. Comunque, si diceva. Eccoci qua. No, non c'entra niente. Legend of Dragoon è un'altra storia. No, no, no. E allora, Ristar è un platform meraviglioso. È un platform che purtroppo troppo spesso non viene, diciamo, non viene celebrato quanto dovrebbe. È No. veramente molto bello. Guardate ragazzi che qualità tramite... Cioè guardate l'RGB con l'upscaler come si vede bene. Siamo su non stiamo emulando niente. Guarda che è incredibile. Sembra veramente un emulatore. Poi c'è da dire che il Mega Drive c'ha una nitidezza che le altre macchine non hanno in RGB. C'è proprio pulitissimo. Molto nitido. Molto... Oh, grande dio del gaming. Pensa, io Pinocchio non ho mai visto neanche il box. Quindi questo tanta roba, non poco, non poco. Complimenti. Sì. Esatto, no, dicevo allora, Ristar è un platform arrivato abbastanza tardi, mi pare nel 1995 se non erro. Sì, Un 95. attimo 95, c'è scritto nel menu, controllo, esatto. nella home c'era Sì, scritto. sì, 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 no, no, ma guardavo per un'altra cosa, che poi ha avuto tra l'altro anche diciamo, delle versioni alternative molto simpatiche, come ad esempio quella per il Master System, che mi pare sia uscita solo in Brasile. E quella è un'altra storia, insomma. Mhm. E niente, allora, come dicevo, Ristar è particolare perché è diciamo, il nostro eroe, che è appunto, questa stellina molto carina, praticamente, ehm, eh, diciamo, attraverserà i livelli utilizzando le sue braccia che si allungano praticamente. Quindi Rayman non ha inventato nulla No. e A appunto, parte, grazie a a questo... parte che anche Block è un po' simile a Rayman, c'ha gli arti staccati. Sì, vabbè, no, no, vabbè, ma Plock credo sia antecedente, tra l'altro. Sì, è antecedente, è E... antecedente, no, sì, sì. anche se Rayman in realtà era già stato, cioè è nato su Super Nintendo in tempi non sospetti, quindi Mm. dai, era un'altra Ah, cosa, ma comunque sì, ai tempi sì. Comunque, dicevo, grazie alle sue braccia allungabili, Ristar può fare tutto, dallo sconfiggere i nemici diciamo, a attaccarsi a diciamo, come si dice, a varie sì, prolunghi, piattaforme, allora, radici. ora, mi era venuto protuberanze, diciamo piattaforme, è meglio. Esatto. Sì, sì. Perché sennò qui stasera ci censurano per davvero. E comunque, appunto. E quindi questo è un classico platform molto carino ed è veramente molto sottovalutato. Questo gioco, Sì, secondo me, è bellissimo sia da un punto di vista tecnico. sì, molto bello. ehm, vedi, è stato usato in una hack di Mario, eh? Vedi, ragazzi, Sì, la sì. gente Riciclano, cosa, riciclano, riciclano. guarda, esatto, cosa non fa fare a Mario, vedi, gli fa rovinare questi giochi meravigliosi. Comunque, dicevo, no, a parte le battute. Comunque sì, ha delle vibes abbastanza da Sonic, era anche quel periodo lì. Mhm. Appunto, ha avuto secondo me l'unica sfortuna di essere uscito in un periodo in cui effettivamente i platform con le mascotte stavano iniziando un lento declino. Erano stati molto famosi fino a qualche tempo prima, ma nel 95, con l'arrivo delle nuove console, effettivamente cominciavano a sapere un po' diciamo, di
di vecchia generazione, ecco. Assolutamente, sì. Ma è un peccato, ma Ristar rimane un titolo di grandissima qualità e di grandissimo livello. Quindi, per tutti gli appassionati di platform del periodo, non fatevelo assolutamente scappare, perché sarebbe un delitto. Assolutamente un Sì. delitto. Sto cercando di salire qua, che E... non è facile perché non è un gioco che conosco bene. Sì, no, vabbè, appunto, ora appunto sarebbe stato bello il poterci giocare io, ma tutto non si può fare. Per una No. volta, quando venga a trovarti, poi si fa live. Volentieri, quando vuoi lo sai che Esatto. da me... Che poi dobbiamo ancora giocare in due al Nuon, che non abbiamo mai fatto, Già, davvero, perché il mio, cioè, a parte che è morto, e poi aveva soltanto, cioè, stava fatta soltanto una Mm, portapad, ne beh, avrebbe fatto una seconda, ma tanto ora ce l'hai anche tu, quindi sì, possiamo sì, sì. risolvere questo problema. No, allora, No, comunque è carino, ovviamente bello. stasera, no, esatto, è molto carino. Ovviamente stasera non portiamo Sonic per ovvi motivi, perché mi sembra abbastanza inutile, perché, No, insomma, il Mega Drive è sinonimo di Sonic, quindi mi sembrerebbe anche abbastanza scontato. Potremmo portare Sonic 3, che effettivamente dei classici è il meno conosciuto, per diversi motivi, tra cui anche il coinvolgimento di Michael Jackson nella colonna sonora, che poi è stato effettivamente accertato, che ha portato a diciamo, una decadenza di popolarità. No, scusate, no, decadenza, scusate. A problemi poi a mm, posteriori per le varie versioni, tant'è che la colonna sonora misteriosamente poi è cambiata in certo. tempi moderni. Io vi dico solo una cosa, mi vedrete ogni tanto alzarmi perché sono su hardware reale, ce l'ho là, collegato, quindi devo alzarmi, resettare e tornare qua. 100 secondi. Vi dico solo Esatto. questa cosa, che mi vedrete molto in questa live. Però sono gli inconvenienti ed è anche il bello di usare le macchine originali, insomma. Con l'emulatore è più comodo, no? Però, secondo me, Esatto. se uno può... Arrivo subito. Comunque, vabbè, Michael Jackson, tra l'altro, io l'ho Ecco qua. sempre apprezzato Fatto veloce, tantissimo. fatto veloce. Sì, e tra l'altro su Mega Drive ovviamente c'è anche il famosissimo Walker. Ora non ve lo sto a... non l'ho inserito tra i titoli di oggi, ma è molto carino anche quello, che è proprio il tie-in del film di Michael Jackson. In realtà è meglio Moonwalker, penso, Sì. insomma, il Moonwalker gioco del Moonwalker film, ma quella è un'altra storia, eccetera. Allora, adesso passiamo a un... che si fa? Saltiamo, ecco, facciamo un altro platform, dai, poi dopo si cambia un po' genere. E mettiamo un gioco a cui sono molto legato, che è il gioco di Garfield. Ah, Garfield, che è un personaggio che io adoro fin da bambino, certo. quasi quanto Sonic, quasi quanto Sonic. Garfield arriva su Mega Drive ed è un titolo che, diciamo, si rivela poi un'esclusiva Sì. praticamente, ed è veramente ben fatto. Anche questo arriva nel 95, ma avrà tutta un'altra, diciamo, tutto un Che, altro successo. che Nel senso, musica... Che musica... sì, Bella. sì. Tra l'altro, appunto, arriverà tra l'altro anche parzialmente privo di alcuni livelli extra che saranno inclusi sul servizio Sega Channel. Ad oggi purtroppo sono considerati perduti, perché il Sega Channel ha chiuso Mm. molto molto tempo fa, e quindi nessuno ha, cioè, per il momento non sono stati trovati questi livelli extra. Però appunto Garfield, che cos'è? Un classico platform in cui noi veniamo risucchiati dal televisore e dobbiamo uscirne. Mhm. Ed è veramente, incarna perfettamente lo spirito di Garfield e dei vari personaggi, appunto, che popolano il suo mondo, da Odie a tutti gli altri, insomma. E quindi niente, che facciamo? Dobbiamo attraversare dei livelli a tema, un po' come in Jax. Se vogliamo, Bello. Garfield e Jax da questo punto di vista un po' si assomigliano. E da un punto di vista tecnico è veramente molto molto bello, Sì, lo vedo. veramente bello e ben fatto. E appunto mi piace molto diciamo, la resa. Da bambino ci ho giocato perché un amico dei miei genitori prestò, cioè, non prestò, detta a mio padre il suo Mega Drive, perché diciamo, si era sciupato. Che poi è quel Mega Drive che vi dicevo io che ho visto.
E quindi io ho avuto questo gioco e il Mega Drive per un paio di settimane, ci ho giocato un bel po', quando lui è riuscito a sistemarlo, è stato l'unico gioco che ho giocato all'epoca, diciamo, quando ero proprio bambino, su Mega Drive. Non ero particolarmente abile, quindi facevo un po' schifo, però è veramente molto carino. Il primo livello è a tema spooky, quindi tema horror, con scheletri, cimiteri e quant'altro. È meno facile di quanto si pensi, No, Io no, questo è te lo dico. veramente. Infatti, non sto. Me ne sto rendendo conto. Adesso qua non so neanche più cosa devo Esatto. fare. Ecco, comunque, insomma, no, bisogna, insomma, deve arrivare in fondo, deve arrivare in fondo, Ah, devo risalire? eh, Devo risalire e di deve qua. risalire su, esatto, esatto. Però appunto è un Madonna. titolo, Eh, no, 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 hai fatto, torna indietro. eh. Qui mi sembra che tu dovessi aprire qualcosa, tipo una botola o qualcosa, Ah, l'hai fatto, ora, sì, ora puoi proseguire. Ah, vedi? Esatto, ora puoi riuscire di lì, vedi? C'è anche scritto, vedi? sì, Riesci? sì. Eh, Non si Come faccio che adesso mi sono aggrappato? Come faccio a tornare su? Ora è passato un po' da quando lo facevo e boh, chi se lo ricorda più. Perché sto E saltando ma si sgancia. Mi aggrappo. Ma no, come. o forse, boh, non me lo ricordo più. Io Bella domanda, sto provando a tutti i bella tasti, domanda. ma non fa niente. Si lascia andare se schiaccio. Non mi ricordo se dovevi premere tipo su, giù e su, non mi ricordo. Ora tanto non ci gioco, sarà tipo 15 anni o forse più. Però appunto, come dicevo, oscurità di queste prime fasi a parte, è un platform molto molto carino e divertente che vi straconsiglio, quindi assolutamente. Ma che siamo nel mondo dei fumetti, direi di passare al prossimo titolo così, Sì. così subito. Comunque non è Ok? facile, non è facile per niente. Nel No, senso. non è un gioco facile. Se pensate sia un gioco da bambini, no, è bello bastardo. Comunque, Andiamo su ehm, Comic Zone. esatto, visto che siamo nel mondo dei fumetti, mettiamo un picchiaduro a scorrimento e poi uno dei miei giochi preferiti per Mega Drive in assoluto. Io l'ho giocato per primo su PC, grazie ai porting ufficiali fatti da Sega ai tempi. Comic Zone è anche questo del 95, vedi, sono tutti del 95 questi giochi, è una cosa Sì, incredibile. sì. Sì, effettivamente sì. E niente, appunto. Dicevo appunto, anche questo è del 95 e tratta, diciamo, la trama è molto simile a quella di Garfield, solo che il protagonista viene risucchiato all'interno del suo fumetto Ah. e dovrà farsi largo attraverso diversi stage. Anche questo gioco è molto difficile. Se cercate esperienze facili non ne troverete qui. Questo è in single player rigorosamente, non c'è multiplayer, ma è un picchiaduro a scorrimento originalissimo e per me tra i migliori giochi usciti per Mega Drive in assoluto. Veramente bello, sia perché è molto ispirato da un punto di vista artistico, come un famoso film che viene portato dentro il mondo dei fumetti. Ah, sì, certo, tipo Cool World dici. Intendi, sì, certo. O anche Evil Toons, no, ma in Evil Toons vengano nella nostra realtà. E anche Cool World, infatti, c'è, tra l'altro. No, forse su Mega Drive non c'è Cool World, ma su Super Nintendo c'è anche su Amiga, eccetera. Fa vedere se c'è il gioco per Mega Drive di Cool World, non me lo ricordo. Perché all'epoca i fai. No, non c'è. No, c'è Unreleased, perfetto. È stato Unreleased. Oh yeah, Sì, perfetto. Quindi infatti Magnus riesci leggimi te la chart perché io sto giocando e faccio un po' fatica. sì, 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 no, no, no problema, te impegnati. Come potete vedere ci sono varie, diciamo, varie strade che potete prendere, ci sono delle vie alternative che aprono parti diverse del livello. Veramente E è bello, molto bello, molto. è veramente bello, è difficile, bisogna imparare le combo, imparare i punti strani.
ma è tutt'altro che scontato. Come dicevo, appunto, è veramente un grande titolo del Sega Technical Institute, veramente molto molto bello. Anche questo non ve lo fate assolutamente mancare in collezione, soprattutto se siete appassionati di comics americani. Io non sono appassionato di comics americani, insomma, nel senso sono più appassionato di fumetti europei e manga, appunto. Però nonostante ciò trovo che questo gioco sia semplicemente meraviglioso proprio per come è realizzato, quindi dall'uso delle onomatopee alle battute, insomma i balloon, i fumetti, fantastico, veramente fantastico. Ma poi Quindi questo anche veramente... l'effetto dell'acqua è meraviglioso. No, no, è proprio un grande gioco. Poi ci sono tutti i potenziamenti. Quello che ha è che è un gioco breve ma molto difficile. Quindi riuscire a finirlo richiederà molto impegno. Quindi non crediate alla prima partita di arrivare in fondo, perché non esiste proprio. Diciamo, bisogna migliorarsi costantemente. Ecco. Molto molto Migliorarsi. bello, molto molto bello. Bene. E Cerchiamo quindi questa ce l'abbiamo. Adesso, boh, non lo so, proseguiamo. Ecco, adesso. passiamo a un titolo che non conosce veramente nessuno. Vai. Quale? Nunchuck, se ce l'hai lì nella lista. Mhm. Kawasaki Superbike. Ce l'ho, ce l'ho. Perché non Eh, t'ho sentito perché non avevo le cuffie. Ah, ok, ok, ok. Perché devo togliermele per riavviare il Mega Drive. Stai tranquillo. Eccoci qua. Allora, allora, che cos'è Kawasaki Superbikes? Kawasaki Superbikes è un titolo che non conosce nessuno. Vabbè, Igor lo conosce, ma magari molti di voi non sapranno cos'è. Ma è un titolo tecnicamente molto impressionante di un team chiamato l'Ancor, che è un team francese. Come potete vedere, vi sta facendo vedere il buon Demiurgo, è un gioco di horse, di moto, ed è Sto cercando di rimanere in strada, eh. esatto, come potete notare, è un gioco molto veloce, molto adrenalinico, e se ci fate caso, presenta molti elementi poligonali su schermo. Sì, Ebbene sì, signori, grafica poligonale su un Mega Drive non espanso. Non è l'unica volta in cui lo vedrete, ma questo gioco ha un motore che loro avevano già usato per un gioco di corse chiamato Formula One F1, mhm. un paio di anni prima, però ulteriormente migliorato. E veramente questo gioco, quando l'ho visto la prima volta, mi ha lasciato a bocca aperta. A bocca aperta ho detto: come fa il Mega Drive senza nessun tipo di architettura dedicata a muovere tutta sta roba insieme e a rimanere anche bello fluido così veloce? Non lo so. Non lo so Eh, come fa, ma ce la fa. E inf- questo gioco, oltre a essere tra l'altro molto bello da un punto di vista estetico, è anche bello perché è un gioco di corse veramente impegnativo. È arcade, ma anche comunque anche simulativo, quindi mm, richiede un po' di impegno ed edizione, quindi non è un gioco facile. Quindi se vedete schiantare il buon Demiurgo è anche normale, perché anch'io all'inizio ho fatto uguale. Però sì, è sì, un mi sto titolo abituando. veramente impressionante, che non viene mai citato quasi da nessuno, ed è un peccato enorme, perché meriterebbe molta più visibilità. E Mm-mm. devo fare veramente i complimenti appunto al team e all'Anchor, che ha fatto davvero un gioco impressionante. Quindi tanti complimenti a loro, perché davvero io sono rimasto a bocca No, aperta. no, come dice anche The Gaming, a livello di performance e FPS gira anche meglio di Star Fox, per dire, Super Nintendo. Vabbè, ha anche molti meno elementi poligonali, Quello è chiaramente, di vero, Star sì, quello è Fox. vero. Però c'è un gioco che ha delle sequenze bonus alla Star Fox, che è un gioco come era Rescue qualcosa, mi sembra si chiami. Mhm. Però quella è un'altra storia. Ma questo è la dimostrazione di cosa poteva fare questa macchina. C'è anche su Super Nintendo questo gioco, ma se lo vedete farete fatica a riconoscerlo, perché è Ah, molto molto differente. Molto molto differente, molto differente. Ok, si cambia titolo, giusto? sì, scusate, ho beccato contro il microfono, magari avete sentito un No, no, irre no.
un ear rape un Sì, po' non proprio vabbè, bello. vabbè, vabbè. Ma saltiamo invece su uno, via, saltiamo su un bello shooter a scorrimento, dai, 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 su un bel Euro shooter. Perché non fare il buon Mega Turrican? Infatti immaginavo dicessi quello. Andiamo. Allora, Mega Turrican è uno dei miei giochi preferiti su Mega Drive ed è praticamente quello che era uscito poi su Amiga nel 93 come Turrican 3. È fatto dalla Factor 5, Mhm. ma la versione Mega Drive sinceramente è proprio su un altro pianeta rispetto a quella Amiga. Io la trovo molto migliore ed è veramente un grande gioco. Purtroppo oggi è abbastanza raro, quindi dovete giocarci con tutti i modi possibili come potete appunto trovarlo, però è un run and gun, ha una colonna sonora veramente fuori di testa. La sto sentendo adesso che è fenomenale. No, no, vabbè, la colonna sonora credo sia veramente No, no, inutile è dire, insomma, dire capolavoro. qualcosa, ecco, insomma, dare Questo è del un tipo di. 94, eh? La versione Amiga è del 93, questo è uscito nel 94. Ovviamente la colonna sonora è di quel grande uomo chiamato Chris Hulsbeck. Oh, buonanotte Igor, grazie di essere stato con noi Ma, stasera. Guarda, mi ha fatto buonanotte piacere. Igor, grazie davvero per essere stato qua. Grazie davvero. Ci vediamo Si presto. diceva, ha una colonna sonora di Chris Hulsbeck, che è uno dei grandi maestri compositori. Questo alla faccia di chi dice che i grandi compositori sono solo quelli giapponesi, e che purtroppo si sente dire spesso. Ed è appunto un sequel veramente degnissimo dei primi due Turrican. Mhm. Veramente tanta roba. E magari non sarà ispiratissimo a livello di level design o quant'altro. No, no, sì, è vero. Igor probabilmente sarà al Firenze Vintage Beat, quindi questo ve lo dico. E niente. Questa versione, come dicevo, è quella secondo me definitiva ed è veramente bellissima. È un gioco, come dicevo, che è ultra frenetico, con il sistema di controllo estremamente responsivo, Sì. divertente, bello impegnativo anche questo, ma insomma, veramente un grande, grande titolo, quindi Ah. nulla veramente da eccepire appunto, e sono contento di poterne parlare perché spesso non se ne sente parlare. In più appunto ha una colonna sonora che, in barba a chi dice che su Mega Drive escano solo troià, insomma, o buona parte di colonne sonore brutte, dimostra che diciamo, con il giusto impegno e le mani giuste, questo in realtà ce lo insegna anche lo stesso Yuzo Koshiro, ovviamente, quello ha fatto le muse di Streets of Rage, eccetera, però può dare veramente tantissimo. Quindi è un gioco bello impegnativo, scontri con i boss assolutamente stupendi, insomma, e ragazzi, tanta roba, tanta roba. Quindi se avete voglia di un run and gun fatta a modo, e anche ancora una volta bello impegnativo, Mega Turrican è al vostro fianco in questa scelta ed è la miglior versione dell'epoca che potete giocare. Questo È è un buona anche boss? quella. No, no, assolutamente no. Non è un boss No, questo, no. questo verme No, qua? è No? un mini boss. Ah, È un mini mini boss. boss. È un Ok. mini boss. Beh, comunque è già bello E... tosto, Esatto, Vedo. esatto, esatto. Vedi, vedi, te l'ho detto, te l'ho detto. Bello, Quindi, molto bello. Boh, bello, assolutamente. Vai, ricambiamo così si fa un po' più sì, di varietà, che così anche il nostro pubblico apprezza. mi stava prendendo E... tanto. e- No, sono tutti belli, guarda, questi qui sono veramente titoli interessanti. E tra l'altro presenta anche effetti veramente molto molto coreografici che non ci si aspetterebbe affatto appunto in un titolo di questo tipo. Quindi Assolutamente. davvero tanti complimenti a Factor 5 per questo Beh, super lavorone. benvenuto Luke 133. Grazie per Ah, l'iscrizione. guarda chi c'è! Ciao Luke, Ciao. il buon vecchio Luca è un mio carissimo amico, youtuber anche lui, Ah, super in gamba,
E no, sono contento che si sia unito a noi così guarderà, diciamo, scavalcherà i suoi, diciamo, i suoi limiti nintendari, no scherzo ovviamente, per osservare un po' di roba su Mega Drive. Abbiamo già parlato della macchina e di un po' di cose, ora stiamo parlando Dei dei giochi. giochi, ovviamente, di un po' di giochi. Ovviamente non i più famosi per No. forza, ma un po' di perle. Ecco, facciamo un bello sparatutto, via, facciamo un bello shooter di quelli, diciamo, storici. Mettiamo Traxton che ci piace. Ok. Traxton, tanta roba, ci piace, bello. Secondo me è uno degli shooter migliori che che ci sono su Drive. 89, eh? E questo addirittura è 89, quindi qui siamo in epoca molto molto antecedente a quella che abbiamo visto fino adesso. E quindi, eppure abbiamo uno shooter di una qualità eccelsa, un gioco divertentissimo, difficilissimo, ma veramente efficace, proprio bello da giocare. Quindi per tutti gli appassionati di shooter a scorrimento Bello. verticale, Traxton è un titolo immancabile. C'è anche su altri home computer dell'epoca, anche giapponesi. Mi sembra ci sia una versione anche per FM Towns. Mhm. Insomma, c'è su varie macchine. Ma la versione appunto per Mega Drive, insomma, per Genesis, è veramente fighissima. Veramente fighissima. C'è del gaming che continua a dire Lightning Force. Allora, vediamo, perché a vedere se mi ricordo io. Ah, vabbè, sì, certo, vabbè, sì, giustamente Dio del gaming. Infatti io non riconoscevo il nome. Ovviamente Lightning Force è Thunder Force 4. Ciao Fabrizio, è stato un piacere, grazie. Ciao Se poi Fabrizio, alla prossima. vuoi recuperare in differita, tanto insomma, Sì, sì, è sempre il qua. video esatto rimane Poi qua. immagino anche che il E buon bagno me lo metterà nelle playlist sul il mio canale. canale, Sì. sì, esatto, esatto, esatto. E che si diceva appunto? E come si diceva appunto, ovviamente lui ha citato la pietra miliare degli shooter su Mega Drive, che è ovviamente Thunder Force 4, che è bellissimo. Mhm. Però, visto che è effettivamente diciamo, lo shooter a scorrimento più conosciuto per Mega Drive, io ho detto no, mettiamo un Ah, altro che magari di nome qualcuno ha sentito nominare, ma non è un titolo che si vede così spesso, soprattutto in Europa non se ne sente molto parlare di questo. In America già un po' di più, c'era per esempio Classic Game Room, che è un canale YouTube storico che appunto dove il suo conduttore ne parlava sempre, perché è uno dei suoi giochi preferiti di sempre, per dire. Quindi, pensa a te. però qui da noi invece no, insomma è un titolo comunque un po' meno conosciuto. Comunque, E... ha fatto ridere Non Luke che... esistono shooter a scorrimento. No, questo è verticale, attenzione, non è laterale, è questo è vero. verticale. Però dice che quelli brutti sono su CDI. No. E tranquillo che ci sono diversi shooter a scorrimento verticale anche su CDI. Sì, sì, sì. Non Bene. ci sono, mi sembra, a scorrimento. No, c'è anche a scorrimento orizzontale, no? Mi dispiace. Ah Nisba, sì? caro Luke, no, mi dispiace, mi dispiace. Non mi freghi mai, non mi freghi mai. E a Oh, parte le battute, vai, ho mettiamo resettato. un altro titolo. Sì, vai, Stavo andando perfetto. avanti, poi dopo sono morto. Però ho visto che comunque dopo un po' di zone non cominci dall'inizio, perché sennò sarebbe troppo punitivo. No, esatto. Allora, visto che c'è il buon Luke, no, che in Mm. quanto fan Nintendo amerà tantissimo, ovviamente anche Zelda, perché non mettere un grande, diciamo, un grande Zelda-like che io preferisco, insomma, quasi all'originale su Mega Drive, Monster World ovvero 4? No. no, The Story of Thor. The Story of Ah! Thor, Sì, chiamato anche Beyond Oasis in America. eccolo qua. E... Esatto. Com'è The No! Story of Non Thor? parte! Oh sì. Ma come non parte? C'è un bug? Come non parte? Che cosa No, non succede? parte. Così, ma Ho, no, se- ho così senti- ti ho sentito, ammazzi ho del tempo. sentito l'audio. C'è solo l'audio. Ok, C'è solo l'audio. ok. È Perché? successo qualche... niente, d'accordo, vedi, questa è la maledizione dei Nintendari. Tanto No, lo no, no, sapevo, aspetta. devo Allora, capitare. dopo lo teniamo per ultimo. Va bene. All'ultimo, dopo magari cerco di risolvere. Ok, ho Ok? nominato Zelda e si è bloccato tutto. Tanto lo sapevo Tra che l'altro tanto mi finiva sono così. dimenticato di dire una cosa. Io sto usando un Mega Drive Pro modello, palle, ma con la modifica 60 Hz.
E i cambi di Eh, regione. mi sa Potre- che questo qui è proprio PAL, ho letto, no? C'era scritto PAL, Sì, non PAL. vorrei che Ok. Magari perché c'è da switchare dietro il 50, non lo so. Ah, Vabbè, sì, può darsi, comunque, può darsi. dopo se no recupero quello americano e facciamo Ok, vedere va l'americano, bene, dai. Allora, va cambiamo bene, va gioco, bene. dopo lo facciamo Cambiamo vedere. gioco. Niente, nulla. Ha vinto Zelda questo giro. Andiamo avanti. E... Oh, non ho citato quello CDI. Ho citato solo quello per coso. Ho citato quello per Super Nintendo. Va Niente, allora bene, andiamo su un altro titolo. allora. Dopo alla Sì, fine provo a allora. risolvere. Ma 13 spettatori, ma Magno, Grandi, Magno, grandi, benvenuti. sei troppo ricercato. Ma troppo che? Ma troppo quando? Allora, perché non far vedere, anche se solo per un atto, e che poi è un titolo che chiaramente molto più lungo e complesso, però il miglior gioco di ruolo secondo me disponibile per Mega Drive? Ovviamente parlo di Phantasy Star 4. Assolutamente. Questo è... Assolutamente. In realtà, in tempi moderni è uscito un gioco veramente molto bello. Diciamo, pubblicato da Watermelon, che poi sono quelli che hanno fatto quel gioco, quel picchiaduro e sembrava un mezzo scam, poi in realtà è uscito, Mhm. quello francese, il programmatore francese, che non mi ricordo mai come si chiama, che si chiama Pierre Solar, ma quello è uscito in tempi più moderni, perché ecco, una cosa importante è che il... Ecco, è che una cosa importante da far notare è che praticamente il Mega Drive è una macchina che ha una scena homebrew veramente attivissima. Sì. Ha veramente una scena super, super tosta, ha una scena veramente attiva, tra le più attive tra le console dei tempi, con tantissime uscite all'anno, proprio titoli che escono su cartuccia, eccetera, eccetera. Quindi a tutt'oggi continuano a uscire nuovi titoli, tant'è che come dicevano anche alcuni articoli qualche giorno fa, ora esiste proprio un sito che mappa tutte le uscite appunto odierne per Mega Drive. Quindi console morta, un paio di palle, se si può dire. No, Si può dire no. o ci censurano? No, tranquillo. Ok, ok. Quindi diciamo, quindi console morta, un accidente. Il Mega Drive è bello in forma, quindi e questo aiuta. Come dicevo, Pier Solar è un titolo che è uscito in anni recenti, sembra nel 2009 o 2010, ed è un bellissimo gioco di ruolo, ma ai tempi cosa c'era? Ce n'era comunque diversi interessanti, tra cui anche Landstalker, ce ne sono tanti molto carini, ma ovviamente Phantasy Star 4 è un must ed è anche un miglioramento enorme rispetto ai due precedenti. E... Beh, sembra un... Praticamente sembra un Final Fantasy... Quasi un Final... Cioè, si può dire, non... Sì, no, allora, allora, io sono un grande fan del primo su Master System, che ovviamente è molto diverso da questi in realtà, per il discorso dei dungeon e quant'altro, però questo per esempio ha una bellissima storia e mi dispiace sia poi effettivamente l'ultimo vero capitolo, anche se poi sono usciti tutti gli online, Universe e compagnia bella, con anche degli spin-off su PSP e cose varie. Ma il vero ultimo capitolo, diciamo, è questo. Mi piacerebbe che la saga fosse recuperata e portata avanti, perché è assurdo che questo, che è uscito nel 94, mi pare, Mhm. sia l'ultimo capitolo vero, ecco, diciamo, della serie, tolti quelli online che sono importanti e famosissimi, però questo sarebbe bello appunto vederlo anche in tempi moderni. E appunto anche sia da un punto di vista tecnico che di colonna sonora e quant'altro, questo gioco fa veramente una grande figura a tutt'oggi. Quindi se non l'avete mai provato e non vi spaventa la lingua inglese, vi consiglio Oh. di dargli una possibilità. Il 2 e il 3 sono invecchiati senza dubbio molto di più, il 2 particolarmente, il 3 già leggermente meglio, ma il 4 secondo me è chiaramente un po' vecchio per gli standard odierni, ma comunque rimane un grande gioco di ruolo, assolutamente. Uno dei migliori, secondo me, JRPG dell'epoca, quindi senza dubbio alcuno. Va bene. Passiamo oltre, perché sennò poi ci si focalizza Vabbè, troppo, anche però un era per po'... farvelo
Ora, non potevo stare senza farvelo vedere, È questo mi un sembrava gioco che giusto. bisogna immergersi ed è molto lungo, quindi... Esatto, esatto. Ovviamente non si può parlare di un titolo così in No, una live come no, stiamo facendo, però mi sembrava giusto farvelo vedere. assolutamente. Esatto. Adesso su Ma cosa... guarda, allora, guarda, ritorniamo un secondo ai titoli di corse, no? Allora, Nintendo ci ha stupito con il chip Super FX e allora viva Star Fox, viva cosa c'era poi? C'era no, quegli altri Vortex, insomma c'erano sì. quello con le macchine fumettose, eccetera. Sega ai tempi rispose con l'SVP, il Sega Virtua Processor, che doveva essere in realtà appunto la sua risposta al chip Super FX e che tra l'altro è molto più potente di Sì, un chip sì, Super FX. sì. Era anche costoso perché la cartuccia uscita in America costava $100. Poi, visto che poi si sono lanciati sul discorso 32X, hanno cancellato gli altri titoli in sviluppo e ne è uscito solo uno. L'ho anch'io, tra l'altro, originale. E stiamo parlando di Virtua Racing, un gioco che a lungo è stato inemulabile proprio per Sì. la presenza di questo chip, ma che vi fa vedere con un chip come quello Super FX cosa può fare un Mega Drive. Quindi questo gira, cioè muove una quantità di poligoni vergognosa, appunto per essere un Mega Drive, è incredibile Sì, sì, quello che anche, riesce con questo. anche... Cioè, il ponte, tutto, cioè, veramente No, no, tanto. no, poi ovviamente hai le limitazioni del campo visivo e tutto, e poi questo è il primo gioco e unico gioco uscito, questo è del 94, ma veramente il poter giocare a Virtua Racing, che era l'arcade Mm. di punta di Sega del 92 su Mega Drive, sebbene un po' ridotto, nel 94, insomma, era tutt'altro che una cosa da No, no, disprezzare, quindi infatti... assolutamente impressionante la resa di Virtua Racing. Magari non tutti sanno appunto che c'è. E non è certo la miglior versione moderna con cui giocarlo, ci mancherebbe. Per esempio, quello per 32X è 1000 volte meglio di questo. Sì. Però, sinceramente, vederlo girare su un Mega Drive liscio ancora oggi fa la sua figura. Ovviamente, un Mega Drive standard non avrebbe mai potuto fare una No. cosa del genere, ma con un chip, visto che lo usava anche il Super Nintendo, perché no, voglio Sì, dire. un chip, E un in chip questo, direttamente nella cartuccia. esatto, quindi l'SVP, Sega Virtua Processor, e il risultato, se permettete, insomma, è abbastanza Bello. impressionante. Direi assolutamente impressionante. Quindi, se non l'avevate mai visto, ora sapete che esiste Virtua Racing su Mega Drive e che è anche parecchio figo, devo dire. Niente, insomma, non una cosa da poco, giusto? Dio Sì, sì, bene. no, no, sono Io- perfettamente d'accordo. Ecco, Perfettamente esatto, d'accordo. esatto. È Insomma, veramente bello. è veramente un grande Tra l'altro gioco. anche fluido, quindi... È anche piuttosto fluido, sì. Ora, in versione PAL leggermente meno, però comunque che quella che ho io. Però, insomma, comunque, cioè, per la macchina su cui gira, insomma, è tanta roba. È tanta Io roba. qua sto cercando di usare praticamente tutti i titoli che stiamo guardando, sono praticamente tutti NTSC. Ecco, vedi. Infatti va Questo leggermente più veloce veloce. rispetto alla mia, sì, Però esatto. questo qua è un titolo E- che secondo me spreme bene la macchina, infatti ha la risoluzione più piccola, nel senso che è tagliato sopra e sotto, anche se è NTSC, sì. perché evidentemente la macchina non ce la fa. È impressionante lo stesso... Ma in realtà, esatto, in realtà Luke, la cosa impressionante è che muove una quantità di poligoni molto più elevata, ed è effettivamente più veloce e più potente il chip. Però era anche appunto molto costoso, quindi era un premium. Sì. Ecco, continuando con roba che nessuno si aspetterebbe su un Mega Drive, bene, Mhm. e possiamo andare in fondo all'ultimo titolo che hai nella lista. Perché, Siamo già, signori e signori, tanti... siamo già all'ultimo? No, no, dicevo l'ultimo Ah, nella lista siamo lì. già a un'ora e Poi, 42, però, eh. Zero no, no, tolerance. no, no. Esatto, metti Zero Tolerance. Che cos'è Zero Tolerance? Qualcuno di voi lo conosce? Fateci sapere. Parte a breve, lo vedete cos'è. Sì. Zero Tolerance è uno dei giochi più impressionanti che si siano visti sul Mega Drive. Tra l'altro esiste anche un seguito rimasto prototipo ma ritrovato, che quindi potete comunque, diciamo, provare. Zero Tolerance è appunto realizzato da Tecnopop
Ed è, signore e signori, preparatevi, un FPS. Mamma mia. Vi aspettereste un FPS su Mega Drive? Sì, qualcosa c'è. Sono tanti, sono abbastanza pochi, ce ne sono 3 o 4. A parte che la Uno è intro, abbastanza... la intro era È fenomenale. fantastica. No, no, è fantastica, è veramente fotonica. E questo invece gira su un Mega Drive liscio liscio. E come dicevo, anzi, il sequel è ancora più impressionante, però non è uscito, quindi non lo contiamo. Mamma Potete mia. trovarlo oggi come prototipo. Ma attenzione, avevate nel 94 un FPS anche bello impegnativo, insomma c'è abbastanza da fare, c'è da cercare schede, cosa aggiungi affari e tutto il resto, insomma è anche abbastanza interessante. Quindi Oh, un oh, Wolfenstein... chi è che mi Esatto. attacca? Ah, era questo. Esatto. Sì, sì, è occhio, occhio. Un Wolfenstein 3D-like, tra l'altro è anche bello sanguinoso, Sì, noto. eccetera, sul Mega Drive. Ed è un ottimo gioco, tra l'altro, non è un brutto sparatutto. Ovviamente è dell'epoca con tutti i limiti dei tempi, ma occhio a sottovalutarlo. Ma Sì, quanti però sono la qua? Ma differenza... quanti sono qua? No, devi stare attento, attenzione. Ma sono troppi. Eh, esatto, vabbè, comunque No. dice giustamente Luke, sembra Doom per SNES, con la differenza che Doom per SNES utilizza il chip Super FX2, questo usa zero chip Super FX, questo è un Mega Drive che gira liscio, non è l'unico FPS, sì, deve andarci coi piedi di piombo perché Oh, anche questo è bello difficile. ho visto. E appunto, però quello che ha è che è un gioco però anche bello complesso ed è anche molto divertente. Non è solo tecnica, ma è anche è anche proprio bello da giocare. Ovviamente con i limiti di un titolo del periodo, eccetera. Ma è un gioco molto divertente. Bisogna farci un po' la mano, imparare a fare lo strafe e quant'altro. Però, appunto, è un gioco divertente ed è anche bello sanguinoso. Quindi, sì, in pratica sì. Poi qualcuno ha effettivamente fatto anche un porting, cioè un port di Wolfenstein 3D, ma quello è un brew. È un brew, però appunto questo è. Non è l'unico, c'è anche. Come si chiamava? Aspetta. Allora, a parte il seguito, che però quello a me, cioè, a parte il fatto che è molto bello a livello tecnico, è impressionante a livello tecnico, è veramente ingiocabile, che è Duke Nukem 3D, che è uscito Ah, solo in sì. Brasile, Sì, sì, che è sì, una sì. sorta di remake, però effettivamente tecnicamente è impressionante. E poi c'è quello che è uscito anche per Mega CD, Battle Frenzy, mi pare si Mhm. chiami, che anche quello è abbastanza impressionante. Però secondo me è meno riuscito di questo. Questo diciamo ha anche una storia interessante, insomma, è anche un gioco carino proprio di suo, ecco. È anche, insomma, è anche bello impegnativo anche questo, quindi, però Sì. insomma, avete la mappa che vi aiuta Mm. a orizzontarvi appunto sotto. Insomma, chiaramente la schermata di gioco è ridotta per ovvi motivi. Il seguito in realtà migliora molto anche da un punto di vista tecnico. Non è identico, ma è anche, anzi, sfrutta ancora meglio l'hardware. Quindi, vedete, sapevate c'era un FPS per il Mega Drive? Ora lo sapete. Eh sì. Poco. No, mi sto un po' ambientando, però inizialmente ti No, devi mettere... allora, ecco. Oh, ciao Viper, buonanotte, grazie mille per Ciao essere Viper, stato con grazie di essere stato noi. qua. Ciao. Se vuoi recuperare, poi tanto trovi il resto. Certo. Tanto insomma, non manca molto. Però questo per farvi capire che al di là di Sonic, di Streets of Rage, di Golden Axe, di Altered Beast, di tanti altri classici, c'è tanta roba molto interessante e impressionante. Allora, Eh, sì, Luke, sì, 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 è come dici te. Allora, però aspetta, non si chiamano multicard, perché la multicard è quella che ha i giochi già sopra, ma non è... Cioè, ci vuole una flashcard, poi dipende dalla flashcard. Esatto, per esempio le Everdrive di Kritz sicuramente supportano Virtua Racing, tanto c'è un solo gioco che ha il chip che è Virtua Racing e con l'Everdrive di Kritz potete giocare anche giochi per Mega CD Ah, appunto, allora, ma dipende, quella è sì. un'altra storia, Sì, ci sono allora è un'altra quelle di storia. Critz, allora aspetta, ci sono vari tagli di prezzo anche di... Comunque è Quella... vero, No, di no, base serve un rene, serve un questo è rene. vero. Quella che ho io, che è la Mega SD Pro, costa 200 e passa euro.
Ecco, appunto, Però appunto. è il modello Quindi- più professionale perché fa anche il Mega CD e fa i chip. Allora, allora, c'è il modello più economico che fa andare i giochi Mega Drive lisci. Poi c'è il modello di mezzo che fa andare anche il Mega CD e c'è il Mega Drive Pro e il Mega SD Pro che fa andare anche quelli col chip speciale, sì. Ah, ok, quindi Esattamente. ci vuole una speciale per far girare Virtua Racing. Comunque è un singolo titolo, se no lo emulate su PC dove oggi parte su tutti i computer, quindi No, tranquillo. no, sicuramente no, ma poi quella lì, come ho detto, poi non so se è una flashcard o solo una multicard, comunque purtroppo no, cioè, sai qual è il problema più che altro? Che No, quelle, non ce l'ha, non ce l'ha, non ce l'ha. no, quelle economiche purtroppo girano anche, danno dei problemi un po' a livello di elettronica, un po' di alimentazione, sono un po' pericolose a volte per le macchine, quindi è meglio spendere qualcosina. Ovviamente non sto giustificando l'altezza di prezzo, però sappiate che per fare degli overdrive così comunque c'è dietro uno studio incredibile, eh. No, no, quello è vero, come per esempio, vabbè, che c'entra, io porto sempre esempio quella Jaguar che ci sono Mm, voluti 10 anni per farla perché quella il gioco era un Jaguar, sistema di... quella Sì, Jaguar è... è stata impegnativa perché il Jaguar ha un sistema di controllo Mm, costante della cartuccia che diciamo è molto molto ostico da superare. Non è un controllo all'avvio e no, basta, è proprio durante è costante. Quindi riuscire a superarlo ci sono diventati matti, questo va vero, detto. vero. E niente, insomma, quindi allora, non so quanto manca, dimmi un po' te per non superare troppo Ah, le siamo a un'ora e tempestine. 40, un'ora e 49, vabbè, fai uno... Perfetto, allora abbiamo ancora 10 minuti più o meno, dai, quindi ci siamo. Sì, Allora, io farei vedere, boh. Allora, Alicia farei Dragoon. vedere. No, vabbè, allora cambiamo un attimino genere un Mhm. secondo e mettiamo Puyo Puyo Puyo, nonché detto anche Dottor Robotnik Min Bean Machine a noi. Ok, messo. Perché in realtà Puyo Puyo da noi è uscito con appunto sotto l'emblema, diciamo, di Sonic, insomma, del mondo Mhm. di Sonic, cosa che è successa anche per titoli, anche per Puyo Puyo, sempre anche su console Nintendo, dove però era invece legato a Mario, se non mi ricordo male. Però appunto questo di fondo è un puzzle game molto carino e divertente, quindi al di là dei classici Holums, Clax, eccetera, che ci sono su Mega Drive, c'è anche appunto Puyo Puyo, che in questo caso è effettivamente Dottor Robotnik Min Bean Machine. Molto divertente, molto carino, è uno dei migliori, come dicevo, uno dei migliori puzzle game presenti sul Mega Drive. Potete giocarci chiaramente anche in due e divertirvi un botto. È veramente carino e divertente. Quindi, insomma, è un titolo classico, però, insomma, giustamente ve l'ho fatto vedere così almeno, insomma, sapete che c'è. Ora, è un titolo mediamente conosciuto, ma insomma, però, insomma, magari ora lo conoscerete anche meglio così, ecco. Sembra E... molto bello. Sì, è Puyo Puyo, poi lo abbiamo Sì, visto sì. su tante piattaforme diverse, è una saga storia che è uscita dappertutto, veramente dappertutto, e quindi è anche molto democratica come Mhm. saga, se vogliamo, Sì. però appunto vale veramente sempre la pena perché è divertente. In due giocatori è veramente eterno, quindi è fantastico. Sì, 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 sì. Esatto, quindi in qualunque versione. Io Bene. penso che l'ho finito. L'ho finito. Quella non è proprio la miglior versione, però è comunque giocabilissimo. L'ho finito persino su Engage, quindi fai te. Mamma mia. Tra Ecco appunto, l'altro, tra quindi l'altro io stavo proprio adesso recuperando sia l'Engage che il Gizmondo, stavo cercando. se ti riesce di recuperare il Gizmondo, mi superi. Quindi attenzione, ci potrebbe essere un superamento tattico. Perché ti supero? No, no, vabbè, che c'entra? Nel senso, ce l'ho anch'io, però Ah, insomma, ok. arrivi a un livello di follia, insomma, con stile Magnum. Quindi, Ah, ok. comunque, no, quello intendevo. Ah, ho capito. E niente. Se no, no, Andiamo. era quello, era quello. Vai, cambiamo, si fa vedere le ultime cose. Ovviamente non sono stato a bilanciare i generi, era giusto per far vedere un po' di cose varie possibile. No, ho sbagliato. Ehm... Ho schiacciato con la gamba ancora. Ah, vabbè, vabbè, non succede niente. Non succede niente.
E che si diceva appunto, quindi insomma è quindi come vi ho detto, essendoci più di 870 giochi su Mega Drive, Sì. senza considerare quelli moderni o gli unreleased o quant'altro, ben capirete che c'è una quantità di roba Uh, clamorosissima. Bene. cosa... Allora, torniamo su. Allora, io direi di lanciare. Ma facciamo coso, dai, facciamo Ranger X che carini. Anzi, no, no, fermo, aspetta, Vai, se vai. l'hai già No, no, pigiato. no, no. Dimmi. Ok, allora mettiamo Mutant League, vai, che è simpatico. Oh, hey. Ok. Così si butta anche un gioco sportivo a caso. Sì, Dopo si fa Ranger X. certo. Mutant League è un gioco dell'Electronic Arts che ai tempi era molto più illuminata delle A odierna, che invece a me fa piuttosto schifo. Ma appunto, ed è il seguito di Mutant League Football. È un gioco di hockey praticamente tutto con i mostri, anche bello violento, bello tostino. E rientra un po' diciamo, nel periodo in cui c'era anche Brutal Sports. Usa Sports Football, ecco, su Amiga e poi anche su Jaguar e su altre piattaforme. Ma è veramente un gioco di hockey bello, cattivo, divertente, graficamente molto ispirato e con questo tema appunto dark, molto molto simpatico, dove però appunto bisogna anche suonarsele di santa ragione, insomma, uccidere gli avversari, insomma, vedete, sono tutti mostri anche quelli del pubblico. È un titolo sportivo, ma con Sì. quel Fatto punto. qualcosa in più. Grande, Ho grande. fatto punto. E vedi, anche questo in multiplayer è molto divertente. Ed è appunto un gioco che serve, cioè, nel senso, è un gioco veramente carino e che non conoscano in tanti, questo, devo dire. E cioè, io lo trovo. Ecco, vedete quello che si è staccato la testa e ci Sì, giocava. Insomma, diciamo che è anche molto violento per gli standard dell'epoca. sì. Non è il gioco più violento, ce ne sarebbe uno molto violento, ma quello non ce l'hai nella lista perché quello sarebbe da far vedere perché è ganzissimo. Sì? Però mi sembra che sia uscito solo in America, tra l'altro, e si chiama Doom Troopers. Però Ok. quello mi sa che non ce l'hai appunto qui, Qua ma no, ce l'hai no. penso sull'altra, esatto. Quindi quello lo lasciamo per una futura live. Ok. Giochi violenti sulle console a 16 bit. Mamma mia, ho detto 16 bit sulle console della generazione lì. E niente, Certo. appunto. Quindi questo è molto divertente, ve lo consiglio. Anche in multiplayer è ganzo ganzo. Quindi non lo sottovalutate perché merita. Io l'ho trovato molto carino. Molto Certo. carino. E allora, vabbè, giustamente adesso mettiamo un grande classico, quasi, va bene, perché nel 95 arriva, allora, su Mega Drive è pieno di titoli Disney e sono quasi tutti belli. Tranne Fantasia che è veramente brutto, ma quasi tutti sono belli. Io farei vedere, per esempio, uno poco conosciuto che è Donald Duck in Maui Mallard, a cui io sono molto legato, tra l'altro ce l'ho originale qui dietro. Donald Duck in Maui Mallard in realtà doveva essere un nuovo personaggio che poi però appunto Disney disse no, facciamolo comunque come Paperino e non come cosa. Quindi praticamente in questo caso anziché trasformarsi in PK, Paperino diventa una sorta di Magnum. Come potrei notare siamo molto molto magnumosi. Mm, Ah, e quello che dice Luke è Super Sidekick per Neo Geo. E anche questo è un platform molto bello a livello tecnico, dove tra l'altro appunto Paperino nelle vesti di Maui Mallard ha una bella camicia molto magnumosa, come puoi notare. Ed è un gioco, anche questo è un platform bello carino e impegnativo. Aspetta, buttati sulla ah, libreria. sì, sì, ho fatto, ho Ci sono fatto. Ho esatto, fatto. le librerie scorrevoli, esatto. Vedete, e si passa anche dietro. E anche questo è un platform bello impegnativo. Sì, vedi, è proprio Magnum. Infatti, io, devi sapere, sono molto legato a Maui Mallard perché l'ho giocato da ragazzino su computer. E quindi, perché all'epoca, comunque, molti di questi titoli uscivano anche su computer, alla faccia di voi consolari. E quindi, praticamente, appunto, sono molto legato. Praticamente. Quindi si chiama, da noi si chiama
appunto Donald Duck in Maui Mallard, mentre appunto per esempio su Super Nintendo si chiama Maui Mallard in Cold Shadow, perché appunto lui non sarebbe stato Paperino in teoria, ma era appunto questo Maui Mallard che poi si trasformava in un karateka chiamato Cold Shadow. E cosa che succede anche in questo gioco qui. Tra l'altro oggi lo trovate su PC, anche su Steam e GOG, se siete curiosi di recuperarlo. La cosa buffa è che appunto No. questo gioco è uscito originariamente solo in Europa, nel 95, e poi è uscito in una versione per Super Nintendo, oltre a quella per Windows, per Super Nintendo un anno dopo, appunto. Però la versione appunto per Mega Drive è stata un'esclusiva per, insomma, a livello di console per praticamente più di un anno, ed è un'esclusiva, come dicevo, europea, molto carino. Anche questo per essere un gioco con Paperino mediamente piuttosto impegnativo. Dispiace che sia poco conosciuto. Questo è rimasto un po' più di nicchia, devo dire, ma è veramente molto divertente. Anche questo, detto, facile non è, quindi No. attenzione, non crediate che sia una cavolata, perché non lo è. Non No. lo è. Ma che siamo, per esempio, su Paperino, ovviamente non diciamo, si può non citare Quackshot, ci mancherebbe altro, citiamo Mettiamolo. Quackshot, dai. Esatto, anche se chiaramente a livello tecnico è molto bello, ma ovviamente Maui Mallard dal punto di vista di animazione e tutto è veramente stupendo. Però anche Quackshot è stato uno dei titoli che ho amato di più su Mega Drive, quindi ci sono molto legato. Eccolo qua. Esatto. Quackshot, che appunto mi sembra sia del 92, se non mi ricordo male, roba del genere. E questa volta ci vede a giro per il mondo, appunto, intenti 91, a... 91 dice. No, 91 addirittura. E è molto carino perché è un platform adventure dove però ci sono diverse cose interessanti da fare, praticamente varie location da visitare, cose tra l'altro poi c'è anche in altri titoli sempre con Paperino anche su Master System tra l'altro. Sì, tipo E... The Lucky Dime Capper starring Donald Duck. Esatto, oppure Deep Duck Trouble sempre su Master System, eccetera. A livello tecnico anche questo è clamorosissimo, questo è fatto direttamente da Sega, mentre appunto l'altro è di Disney Interactive. Questo invece appunto è fatto proprio da Sega e si vede. Non che quell'altro non sia fatto bene, ma diciamo Maui Mallard è comunque un ottimo titolo. Però secondo me Maui Mallard non so se mi si vede o mi si sente. Tutto a Sì, posto? tutto Perché a vedo... posto. Sì, sì. Ok, no, perché mi stava scattando il video su YouTube, ho detto boh chissà. E No, però no, è tutto appunto perfetto. ok, però appunto Maui, cioè scusate, Maui Mallard è fatto da Disney Interactive, quindi magari il level design non è sempre perfetto, insomma mentre per esempio qui la cura per i livelli e tutto è veramente clamorosissima, quindi Quackshot è un gioco meraviglioso, se siete amanti del personaggio, anche solo un minimo giocatelo perché veramente lo trovate solo qui tra l'altro, quindi tanta roba, tanta roba. Forse c'è Assolutamente. in una versione per Saturn, tipo una raccolta, una compilation uscita solo in Giappone, forse, mi pare. Ma vabbè, comunque diciamo ufficialmente e normalmente in tutte le regioni è uscito solo qui, quindi lo trovate solo qui. E questo è Quackshot. Bene? Sì, sì. Ecco qua. È Allora, alzato per cambiare ancora. Siamo a 2 ore esatto, già. adesso. Perfetto, allora facciamo vedere gli ultimi 2 o 3 giochi e poi si chiude. Allora, io farei vedere, visto che stiamo a parlare sempre di Paperino, eccetera, perché non far vedere World of Illusion? World of Sì. Illusion purtroppo è rimasto un po' più sconosciuto, devo dire, rispetto a Castle of Illusion su Mega Drive, nonostante sia un platform veramente molto bello. Molto. Questo Eh, veramente a me piace molto, questo qua. Devo dire la è verità. bellissimo e soprattutto... no, ma c'è anche, vedrai su Saturn, Luke, quello lì. Però solo in Giappone.
World of Illusion è, diciamo, un titolo dove ci sono sia Topolino che Paperino, ma la cosa interessante è che è un titolo che praticamente è pensato fin da subito per essere fatto in cooperativa, quindi questo gioco è pensato per essere giocato in due, potete giocarlo anche in singolo. Mhm. Ed è basato su un mondo fantastico dove finiscono loro, se non mi ricordo male, entrando in un baule, eccetera. Ma questo gioco rende meglio se giocato in due, perché diversi puzzle, diciamo, da soli richiedono insomma la pressione di alcuni tasti, alcune cose. In due invece, appunto, viene tutto molto più naturale. Quindi è un platform cooperativo, tecnicamente molto bello ancora una volta ed è veramente super super divertente. Quindi questo che siate in compagnia, diciamo che siate da soli già vale, ma se siete in compagnia di un amico è ancora meglio perché è veramente veramente divertentissimo. Quindi questo non lo saltate assolutamente perché vale assolutamente la pena. Tra l'altro mi pare, se non mi ricordo male, ehm, aspettate, arrivo subito. Sì. Che appunto nella serie Illusion praticamente ci sia anche un altro titolo che però mi pare sia uscito solo in Giappone. Mi pare, ora controllo, scusate un secondo, ecco qua, Nessun la Illusion problema. Series. Allora, comunque si sono tutti legati tra loro, vediamo un po'. Eh, World of Illusion. No, in realtà no. Mi ricordavo. Ah, no, scusate, quello mi sa per Super Nintendo, ma era un'altra cosa. Ok. Allora ho sbagliato. Sì, 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 sì. Allora, quindi praticamente. Sì, sì, esatto, esatto. No, stavo ricontrollando. C'è sempre. Sì, no, quest'altri sono tutti più moderni. Sì, 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 non c'era, non c'era. Sì, sì, sì. E niente, Molto sì, piacevole. vedete, ecco, ho trovato quello per Saturn è Siga Aegis a I Love Mickey Mouse. Questa è una compilation che c'è per Saturn in Giappone, dove c'è dentro Castle of Illusion e Quackshot. È uscita su Saturn in Giappone nel 98, pensate un po'. Mhm. Mi ricordavo giusto. Ok. Esatto, ma c'è una compilation uscita anche proprio per Mega Drive con questi giochi insieme, se non mi ricordo male. Comunque, tornando a noi, quindi World of Illusion è un grande platform e se potete giocatelo in due giocatori perché è ancora più bello e è divertente. Quindi mi raccomando, non skippatelo affatto perché merita tantissimo. Quindi tanti complimenti davvero a a Sega per aver fatto praticamente una sequela di grandissimi titoli collegati appunto alle licenze Disney, veramente di Sì. alta Sì. alta qualità. Quindi la serie Illusion è quasi tutta bella. L'unico titolo che fa parte della serie più o meno della serie Illusion, ma che va evitato, ammesso che non siate particolarmente masochisti, è ovviamente Fantasia, quindi quello no, magari. Se poi lo volete provare, è comunque esteticamente molto bello, però per il resto è un giocaccio. Però se lo volete giocare, perché Sì, no? Ora, cioè, nel senso, io in quanto Manium non vi dirò assolutamente niente, visto io gioco le peggio schifezze, come il buon Luke sa bene. certo. Quindi, quindi niente, quindi abbiamo finito con questo, vai, passiamo agli ultimi due o tre titoli così. Ovviamente non abbiamo neanche intaccato la libreria Eh del Mega no. Drive, quindi i titoli particolari per Mega Drive perché sono veramente una marea, veramente una marea. Quindi qui ti ho detto, qui ne abbiamo soltanto trattati pochissimi. Magnum penso che non abbia giocato un bel gioco in vita sua, no? Perché questi li conosco tutti, quindi vuol dire che li Vabbè. ho giocati, che dici? No, no, ne ho giocati, ne ho giocati, però è che spesso sono troppo scontati i giochi belli, È il brutto che Eh, dà il sale alla vita, capito? ho, Allora, me- io direi di fare... ho messo Alisia Dragoon eh, adesso. bravo, hai fatto bene Alice Dragoon. E io poi chiuderei con Ranger X e ultimissimo Monster World, così si Ok, finisce in bellezza. ok. Allora, Alicia Dragoon, questo l'ho finito e ce l'ho originale, tra l'altro. Alicia Dragoon è un gioco, tra l'altro, vede la collaborazione di Game Arts, uno sviluppatore appunto giapponese all'epoca molto famoso.
e una certa Gainax. Avete presente, creatori di Nadia, Il mistero della pietra azzurra, Evangelion, eccetera? Esatto, perché effettivamente, anche se nelle versioni occidentali il box e tutto sono stati ridisegnati male, però appunto in originale, soprattutto in versione giapponese, dietro c'è appunto il design di diversa gente storica, appunto Gainax, e questo si vede. Quindi è un run and gun, se vogliamo, a tema fantasy, con uno stile anime veramente molto molto ben riuscito. Un gioco molto divertente, bello frenetico, con una grandissima quantità di magie, impegnativo, ma che veramente rende alla grande. E ve lo stra consiglio. Anche questa è una grande esclusiva per Mega Drive, non lo trovate altrove. Ora magari sui sistemi moderni, insomma, lo potete emulare dove diavolo vi pare. Poi magari c'è anche nella virtual, insomma, scusate, nell'abbonamento Sì. che i fan Nintendo fanno per quella meraviglia di servizio live della Switch. Del Però magari tablet. appunto no, la Switch, sì, quella fatta con l'hardware da tablet, ma quello non è un problema, in realtà va bene. Però appunto io in questo caso stavo criticando la qualità del servizio live, appunto, Ah, della ok, Switch, ok, sì. eccetera, Beh, e anche il costo. rispetto a Virtual Console Wii, ne è passata, Esatto, quello era, ecco, quella era... Quella era bella, ah no, quella... vedi, ecco, vedi, non c'è neanche, come non detto, che in realtà Nintendo aveva fatto tante cose belle, perché quando fece la Virtual Console per la Wii e per la Wii U, C'era. aveva fatto un lavorone, c'era tanta di questa roba qui che potevate quindi recuperare lì. Oggi potete in realtà giocarci lo stesso lì sopra, a ciao Nintendo, però appunto lo potete fare anche oggi, in verità, se le avete modificate, Sì, è vero, è vero. eccetera. Bene. E niente. Quindi, guarda, non avevo dubbi che ci fosse poco. Comunque, davvero potete giocarci. Ed è un gioco molto bello, divertente e impegnativo. Quindi ve lo straconsiglio, assolutamente. Sì, l'ho visto perché c'è un mio amico me l'ha detto, perché non sapeva che cos'era ToeJam e Earl. Guarda, non lo si è portato stasera, ma era un Beh, titolo che si poteva bello portare. È quello. molto originale, molto carino. Sì, ne hanno messi un paio, mi sembra, di ToeJam e Earl. Mm, Adesso appunto arriviamo agli ultimi due titoli di questa serata, che come ho detto non intaccano no. minimamente l'enorme quantità di giochi presenti su Mega Drive, però appunto servono per darvi un'idea su cosa c'è appunto su questa piattaforma. Ranger X, anche questo è un run and gun a scorrimento orizzontale, stupendo, tecnicamente poderosissimo. Ci sono degli effetti, diciamo, simulati di profondità che sono una roba da urlo, ve lo giuro. E tra l'altro scrolling parallattico ai massimi livelli, è una roba a livello tecnico, è una roba folle sto gioco. Ed è Ma anche... quanti nemici ci no, sono? è un gioco bastardissimo, impegnativo anche a livello easy, figurati dopo. Qui mi sa che sei in normal, quindi già è un casino della Madonna, te l'assicuro. Però è Vedo, vedo. veramente... Esatto. E... Mamma mia. Ah, vabbè, ma scusa, anche te, Luke, no? Cioè, mi nomini il servizio Nintendo Music. Cioè, ma te proprio me le fai uscire di via. Sto zitto, sto zitto. Ritorniamo a Ranger X. Come dicevo, è un run and gun a scorrimento, bellissimo, tecnicamente poderoso, difficilissimo. Buttati pure sotto, mi pare tu debba entrare lì dentro. Aspetta. C'è veramente un Aiuto. casino. Allora, questo gioco ha una ripida curva di apprendimento, ma per i più, per i più tosti tra voi non sarà ovviamente un problema. Quindi vi aspetto, insomma, per sfide belle toste. Io questo, tra l'altro, l'ho finito su emulatore, ma appunto ogni tanto con qualche save state, perché sennò era Vabbè. impossibile. No, mi sembra tu debba stare sulla piattaforma, forse. Ricordo. Non lo so, c'è Non me lo c'è ricordo. questo veicolo che si muove. Non lo C'è so. un attimo di vuoto. Un attimo di vuoto. No, forse devi spostarlo su due piattaforme. Su una piattaforma e te sull'altra. Sai, Ah, non me lo proviamo. ricordo. Aspetta un Non me lo attimo. ricordo più. Perché anche questo. Ah, Vediamo un sì, su po'. questo sì. No, ci puoi No. salire sopra. Sì, ah, è vero, sì, puoi usarlo. No, puoi usarlo per salirci sopra. Sì, Ah, ok. sì, sì, sì.
E vabbè. Mi sono ricordato. Non è niente. Comunque era giusto per farvelo vedere. No, mi sa che devi proprio distruggere tutto, sì, o qualcosa. Ora non me lo ricordo perché passavo tanto da Certo. quando ci ho giocato, ma mi ricordo che a livello tecnico mi lasciò veramente a bocca aperta sto gioco. E... Dov'è? Ah sì, è vero, hai ragione, sì, indica a sinistra, hai ragione. Non stavo... Poi con gli occhiali da sole a Ti volte puoi... mi si limita ti un puoi po' anche la visuale. ti puoi anche Sì, è fondere vero, col devi veicolo. distruggere tutte cose. Sì, esatto. Ti puoi fondere No, col devi veicolo. effettivamente... Sì, no, esatto. Devi... Sì, esatto, esatto. Puoi fondere con il veicolo e... Niente, appunto. Come dicevo, io me lo ricordo estremamente difficile e impegnativo, ma è veramente un grande, grande gioco. Quindi se vi capita, davvero dategli una possibilità. Se amate ovviamente il genere, se non ve ne frega niente, fa nulla. Vabbè, certo. Nulla. Boh, vediamo Comunque l'ultimo titolo. è finito il primo livello. Arriviamo all'ultimo titolo. L'ultimo titolo che è Monster World, quindi Wonder Boy in Monster World 4. Hai detto, scusami, l'ultimo? Monster World Ah, 4. giusto, sì, non abbiamo ancora visto. Sì, con la differenza che io, se permetti, ho molta più conoscenza di questa roba Ah, rispetto a sì, Zeb sono d'accordo, che sono fa tutte altre d'accordo, cose. sono d'accordo. Io poi non l'ho mai seguito, quindi diciamo, non sono un personaggio collegabile, cioè nel senso, non è un personaggio su cui diciamo ho mai avuto particolare attenzione, quindi chiedo venia per i fan, diciamo, collegati. Infatti sono già usciti tutti perché ho detto che non... No, no, è che siamo alla fine di E... una live impegnativa e Esatto, è esatto. No, beh, normale. a parte le battute. Comunque, questo è Wonder Boy in Monster World 4. Mhm. Scusate, no, Wonder Boy 4 volevo dire. Titolo che prosegue perfettamente la traccia lasciata dai primi tre, se non mi ricordo male. Mhm. Ed è veramente stupendo, tecnicamente bellissimo. Quindi insomma è com'è, un action RPG si chiamerebbe, no, ma neanche. Sì, insomma, diciamo una sorta, dai. Sì, E sì, un action RPG sì, veramente stupendo. action RPG, Sì, sì. Adventure esatto, sì. RPG, sì, non so. Sì, esatto, esatto. Che a livello tecnico, ancora una volta, è veramente bellissimo. Decisamente molto, molto ispirato. E insomma, tra l'altro lo state vedendo, insomma, non c'è bisogno. È stato anche rifatto recentemente, se non mi ricordo male. È stata fatta una versione nuova proprio, o una remastered, se non mi ricordo male. Io non l'ho provata, quindi niente. Però ecco, anche questo per chiunque abbia amato la saga degli Wonder Boy, insomma, questo è un titolo assolutamente immancabile. Non ve lo fate sfuggire per nessun motivo perché merita di essere giocato ampiamente. Quindi mi raccomando, non perdete questa super occasione. Bellissimo. Carino, carino, carino. Sì, guarda, veramente bello. Ha detto, a parte a livello tecnico è clamoroso, ma poi è proprio bello il gioco di per sé. Poi tanto dovresti parlare con tutti, insomma, vabbè, Sì, sì, eccetera, sì, eccetera. No, immagino perché... vabbè, tanto era giusto per far vedere. E niente, insomma, quindi con questo titolo meraviglioso chiudiamo appunto, questa live dedicata al Mega Drive e a qualcuno dei suoi oltre 870 titoli, quantità esagerata, poi c'è anche tante Assolutamente. schifezze, Vabbè, certo. sia chiaro. E niente, però appunto grazie per essere stati qua con noi tutta la sera, anche per chi si è collegato dopo o chi recupererà questo video chiaramente in differita. Quindi se avete qualche domanda, Sì, insomma, chiedete pure prima di chiudere. Io tra un po' mi levo questi occhiali, se no mi acceco definitivamente. assolutamente. Se avete Vera- domande, siete ancora 6-7, fate pure, che siamo qua per cercare di rispondere. Però secondo eh, 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 me... Eh. Se- eh. Secondo me il grande Magnum oggi è riuscito a fare un'ottima sintesi e siamo riusciti un po' a far vedere tutto. Poi avete avuto anche
la fortuna di poter vedere la roba d'hardware originale così com'è dalla Esatto, macchina, quindi esatto, esatto. Quindi se avete, no, se avete anche qualche altro gioco, insomma, a cui siete molto legati, magari non famosissimo, insomma, quello che volete. Ovviamente, ecco, non abbiamo inserito picchiaduro uno contro uno no. classici, ce n'erano diversi e si potevano mettere. Sì. Comincio anche ad essere Come, ah, anch'io stanco. come ad esempio, ovviamente, ehm, Street Fighter 2 Super Championship Certo. Edition oppure no Special Championship Edition oppure che ne so oppure ovviamente Eternal Champions o altri però vabbè però il tempo è tiranno se no Certo. appunto si Secondo faceva me, secondo me gli troppo. hanno fatto la giusta lunghezza di live, 2 ore e un quarto ci sta, dai, togliendo la intro. Assolutamente sì, quindi appunto se avete qualche domanda extra o qualche curiosità o commento da farci chiedete pure, e se no appunto insomma vi salutiamo, diteci Sì, voi. comunque, no, sono contento che abbiamo già fatto la live, ha fatto 68 visualizzazioni già Sì durante sì la sì, trasmissione, quindi insomma un po' di mica gente l'ha può, mica vista. può. No, dai, un Dai, po' è stato visto. Un bel sì porting sì. di Outrun, sì. Sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Poi ha anche appunto l'unica versione che comunque è molto diversa, l'unico port di Outrunners, anche se è Mm, molto diverso per ovvi motivi rispetto all'originale. Insomma, è una macchina che ha tantissimo mm, da dare un po' in tutti i generi, anche in quelli meno sospetti. Quindi, ad esempio, ne so, gli strategici, ci sono gli Shining Force, gli shooter a scorrimento ce n'è una valanga, veramente. Insomma, c'è veramente di tutto un po'. Pensate, c'è persino un gioco d'avventura. Ora, magari qualcuno non ci crederà. Ma lo sapete, c'è un'avventura punta e clicca no, uscita in non lo America sapevo. per il Genesis americano? Sì, perché praticamente questo ha sorpreso anche me. È uscita in esclusiva per l'America un'avventura punta e clicca di Scooby-Doo, pensate un Ah, po', che è proprio un'avventura punta e clicca vera, cioè come quelle che andavano di moda al tempo, uscite esclusivamente in America. Quindi cercatelo, ora anzi vi dico anche il titolo. ma domanda, ma quello E... richiede un mouse oppure no? Sì. No, 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 si Ah, gioca con il pad. col pad, ok, Sì, sì, ok. sì. Infatti Luke lo Guarda, sta si chiedendo, chiama... lo sta chiedendo come si chiama. Io non l'ho mai sentito. Vabbè. Tra l'altro, allora, ecco qua, è della Illusion Gaming Company e si chiama Scooby-Doo Mystery. Ah, Scooby-Doo Scooby-Doo Mystery. Quindi, se volete giocare un'avventura punta e clicca, ovviamente in inglese basta, ma mhm. questo mi sembra scontato, eccetera, su una piattaforma tutt'altro che nota per le avventure punta e clicca, Scooby-Doo Mystery farà al caso vostro. Quindi cercatelo. Allora, c'era il mouse per il Mega Drive? Sì, 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 Ah, c'era. Mi sa che è uscito però solo in Giappone. Boh. mai visto. Vediamo. Il mouse è uscito nel 93. Un secondo. Il Sega Mouse, eccolo qua. È uscito nel 93 ed era compatibile con il Mega Drive e il Mega CD, ovviamente. Ha detto Ovviamente. che ha visto degli screen, è bellissimo. Quello Sì, Scooby-Doo. a livello estetico è molto bello. Non mi ricordo se è uscito anche in America o solo in Giappone, però. Io non ce l'ho, quindi questo ve lo posso dire con tranquillità. Quindi alzo le mani. E fa vedere un po'. No, esiste. No, no, è vero, è uscito anche in Occidente, dove si chiama Mega Drive Mouse, ma ha un design diverso da quello da quello giapponese. Ora, se mi Capito. aprisse la pagina di Sigaretro, che stasera non collabora proprio, lo Sarà un vedrei anche po' meglio. Vabbè, non fa. non fa differenza. Ah no, lui sta guardando lo screen di Scooby. Sì, è bellissimo. È un gioco che non conosce nessuno, ovviamente, ma quando io ho scoperto e c'era un'avventura grafica nascosta, diciamo, per Mega Drive, nonostante non sia un grande fan di Scooby-Doo, questo lo dico,
Però l'ho giocata subito molto volentieri ed è molto carina, semplice, del resto, però ben fatta, cioè potevo uscire tranquillamente anche su un'altra piattaforma, ecco, per l'epoca. Comunque no, allora sì, la versione giapponese è tutta nera ed è molto molto bella, Mhm, mentre il nostro, no, anche, ah no, scusate, no, quella nera è quella americana. Poi mhm. c'è quella con due tasti blu, che è quella giapponese, e due tasti rossi, che è quella europea. Ed è compatibile con diversi titoli, in effetti. Sì, mi sembra veramente diversi. Ah sì? Senti, sì, alla faccia, molto più di quanto non pensassi. Sì, 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 diversi. Il nostro Per- Manium entra in nei meandri delle cose più... Mamma mia, è incredibile perché veramente viene fuori il mondo. No, allora, in realtà, però, per esempio, non è compatibile con il gioco di Scooby-Doo, quindi questo ve lo dico subito. Almeno lo sapete, ma tanto si gioca appunto comodamente con il pad. Niente. Niente. E quindi niente, appunto. Però, ecco, comunque, se lo cercate, ora poi, quando ho tempo, lo cercherò anch'io. Costerà chiaramente milioni di euro il mouse, ma sono proprio sicuro che sarà così. Però, Facile. vabbè, a parte le battute. Comunque, se lo trovate, potete appunto utilizzarlo per alcuni titoli usciti sia su Mega Drive che su Mega CD. Per esempio, su Mega Drive è compatibile con il secondo Lemmings, con Cannon Fodder, con Body Count, che è uno sparatutto, se non mi ricordo male, con Mhm. Marble Madness, eccetera. E, insomma, quindi con qualche titolo è effettivamente disponibile, insomma, utilizzabile. Non tanti, ma qualcuno sì. Quindi perché no? Perché no? Perché no? Su Mega CD puoi usarlo per giocare al port di Monkey Mm. Island. Vabbè, però quello è il Mega CD, non ne parliamo È stasera. un'altra cosa. Quindi le prossime È volte, un'altra piattaforma, esatto, sicuramente la prossima volta. con l'anno nuovo, parleremo del Mega CD e del 32X appena possibile. E Esatto, non assolutamente, voglio assolutamente. stressare troppo il povero Manium, che poi No, vabbè, adesso quello ci viene anche mancherebbe. Natale. Insomma, so che Esatto, ci sono un po' tanti impegni, allo stesso tempo, però un po' di casini. c'è anche possibilità di rilassarsi poi dopo. Quello Ah, sì. io spero perché, perché insomma, comincia a essere un po', insomma. Però Infatti. prima di ciò, vi ripeto che se siete in zona Firenze, vi aspettiamo questa domenica, il Sì. dicembre, alla millesima, non so a quanto siamo arrivati, ma comunque diversa, insomma, diversa quantità di edizioni del Firenze Vintage Beat. Quindi nella provincia di Firenze, alla Strassigna, insomma, se venite domenica dalla mattina al pomeriggio alle 6, troverete appunto sia me che il buon Demiurgo. Quindi mi raccomando, non perdete questa occasione per incontrarci dal vivo e fare due chiacchiere. Mi raccomando, mi raccomando. Esattamente. L'ho scritto anche in chat così Fatto bene perché così ci vuole, rimane, ci così vuole. rimane. Sì. Ok. Beh, no, io non vedo l'ora di vederti là e sono molto felice di fare questa prima esperienza di espositore. Ok. E niente, adesso mi organizzo anch'io con la roba in questi giorni, così insomma, io verrò molto presto, insomma, partirò di qua alle 5 del mattino perché per le 8 devo essere lì. Eh sì, vero, vero. E Perché non quindi sarà riesco. un po' una levataccia, lo Vabbè, ma so. tanto io sabato cerco di andare a letto presto. Non è Che un bravo, problema. bravo. Si fa volentieri queste cose. Ma volentieri, bene, questo è importante, sono molto contento di questo. E quindi Bene, dai, e quindi insomma, io direi a questo punto possiamo salutare il nostro pubblico, grazie per essere grazie. stati con noi. Sono rimasti E, quattro eroi fino adesso. Sono rimasti. esatto, ora vabbè, uno sono io perché sono appunto connesso, Certo. E quindi allora sono i tre nostri eroi. tre eroi, ok. Tre eroi, Grazie per e essere niente rimasti appunto, qua. quindi grazie a voi e Grazie. grazie a tutti quelli che recupereranno poi il video. Quindi in caso vi aspettiamo questa domenica al Firenze Vintage Beat, edizione 2024. Esatto, e ringrazio ancora Magnum per la sua competenza, gentilezza, È stato un disponibilità. piacere. E niente, tranquillo, figurati. Non sei mica venuto tardi, hai contribuito tanto alla chat, alla discussione, ci hai dato tanti stimoli, Luke. E ho E visto anche che mi hai seguito su Instagram, dopo ricambio, ti ringrazio, dopo sì. guardo un po' cosa Mi fai. raccomando,
E, Sì. e mi raccomando, come dico sempre io, giustamente, dico, anche se oggi, vabbè, chiaramente non è più lei, è un'altra azienda, ma io parlo di quella storica, sempre Forza Sega, abbasso Nintendo. Oh yeah. Ci voleva giustamente. Buonanotte a tutti, grazie per averci seguito e alla prossima. Ciao a tutti. Buonanotte!